Domandai chi n'ha fatto su poco brumanu in questa spinta sa pitti casa sperdiasa un lampo di calide fuoco da bruciati in questa braccia e noi di correnti poi strempasa poco caroni a lui timoi poco caroni a brucia e moi a brucia e moi domandai quante frasi su poco che teniti in questa stupasa in mese treula la vai cantelle più su ciniccio che si volata a razza e la stima su che furia da nonno torrada studa via selia di moi callenta mi manu si moi manu si moi preguntai a su hecho que antes su voz tentada y ta dedicada cuando tu gastiada pampas aligrasa brachas rubiasa culintia sananta a bello di brasanta a bello di Lele Pittoni, Francesco Bacchis. Grazie, siete i primi Inquietos. Per noi è un grande piacere. Buonasera e benvenuti a questa serata. Grazie ragazzi, Grazie per ragazzi. essere stati con noi. Mi avete fatto piangere. Sì, Da subito, io lo dico. Abbiamo iniziato, io sto già piangendo. Scusate. sono i primi Inquietos, si può dire, sì. Sì. Ma chi sono questi Inquietos? Inquietos significa arrabbiati, inquieti, per questo fuoco inutile e per l'entità del danno che questo incendio ha provocato alla nostra terra, un incendio dalle dimensioni gigantesche. Qualcuno l'aveva previsto, qualcuno l'ha provocato, qualcuno lo ha subito e qualcuno ha avuto la peggio. E si vocifera che qualcuno forse ne gioverà, però non è questa la sede per fare le indagini. Quello che ci aspettiamo è che il colpevole non resti impunito. Noi artisti, e per artisti intendiamo tutte le realtà di professionisti che ruotano attorno al mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento, che nonostante quasi 2 anni di forzata immobilità e restrizioni
Non ci abbiamo pensato nemmeno un secondo e dopo poche ore dall'inizio dei roghi, quando cominciavano le stime dei danni, abbiamo deciso di fare cordone, perché noi fermi non ci sappiamo stare, non riusciamo proprio a stare immobili davanti a chi è in difficoltà. È la nostra indole, ce l'abbiamo nel DNA, è la nostra natura. E quindi, come nelle trame più scontate della drammaturgia teatrale, ci siamo cercati e ci siamo trovati. È stato bellissimo trovare l'entusiasmo di chi ha accettato di far parte di questo evento, perché tutti noi siamo veramente inquietos. Chi ha aderito ma non ha potuto essere presente ha comunque mandato un appello di partecipazione alla raccolta. Qualcuno ha declinato l'invito, forse non ha capito l'intento e non se n'è innamorato. Sono tempi bui del resto questi, per l'amore. Dicono che in Sardegna siamo pocos, locos e malunidos e noi ci siamo stancati di sentirlo. Possiamo dirlo? Ci siamo stancati. Ampiamente, Tiziana. Perché stasera siamo tanti, tantissimi, che per la causa abbiamo messo da parte malumori o vecchi dissapori, perché capita in tutti i settori, diciamolo. Ma soprattutto in questo. Esatto. Per venirci incontro e per venire incontro, per aiutare, per dare una mano, perché non c'è giorno più lieve sulla terra del giorno in cui si fa qualcosa per gli altri. Ma chi sono questi altri? Questi altri siamo e potremmo essere noi. E stasera a condurre la serata con noi, le Lucide, questa sera c'è un uomo che senza pensarci un attimo è corso alla chiamata, perché lui corre sempre, corre. Qualche volta inciampa anche, diciamolo. Infatti, speriamo non inciampa. adesso. È con noi il sardo di tutti, che nostro, rappresenta tutti i sardi. Il vostro Massimiliano Medda. Grazie per questa presentazione, mi avete fatto venire l'ansia. Però già è tutto nero, voi siete nere, io mi sono messo il bianco e ho detto così ravviviamo un attimino la serata. Hai fatto bene. Abbiamo fatto l'applauso a Tiziana Troia, Michela Sale Musio. Grazie. Perché Grazie. non vi siete presentati, cioè vi conoscono tutti, le Lucide ormai, insomma, cosa c'è? Torre Cubedo ci fa così con le braccia, cosa è successo, Torre? Ah? Sì, siamo qui subito. Ecco. Ci sono tanti artisti, no? Sì, dovremmo qui, si esibiranno tanti artisti, faremo dei collegamenti, ma ci dicono di fare subito un collegamento. Il collegamento, perché Così. abbiamo in diretta da Liegi, in Belgio, il cast di Macbeth. Eccoli qua, un applauso! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao. Abbiamo qui il nostro straordinario Felice Montervino, che è protagonista, è Macbeth in persona, insieme a tutto il cast. Allora, siete Una parte pronti? del cast. Sì, una parte del cast è qui con me. Ci hanno dato il quarto, dobbiamo scappare, ragazze. Siete Vi facciamo un inquietos, saluto enorme. lo vogliamo sentire. Siete arrabbiati? Siamo inquietos. Un saluto a tutti los pastores e massaio de Montiferru, a si pesare impresse dai gusto disaccate su fuoco. Donate, mi raccomando, tutti quanti uniti. Forza. E siccome siete in Belgio, lo possiamo dire in francese? Merde. Merda a tutti noi. Ciao ragazzi. Ciao. Buona serata. Allora, Sembrava un collegamento da un panificio, perché tutti bianchi, direttamente divani, vero? Sì, e No. poi sì, un po' c'è. Bellissimo, C'è quella polvere. No, le in ringraziamo perché Macbeth. prima di entrare in scena c'è sempre l'attenzione. Voi che siete donne di teatro lo sapete benissimo. Perché stai ridendo? No, la cosa bella di questa serata è che allora non abbiamo provato, si capirà da come stiamo andando, perché loro erano al trucco, anzi lei era al trucco, Tiziana era al trucco dalle 4:15. scusa, mi puoi ha finito inquadrare? adesso. Ma non è vero, è una No, bugia. va. È durato parecchio, per me è sempre così, io vado in scena senza copione generalmente perché poi non riusciamo neanche a Certo, scrivere, talmente certo. tanto si trucca. E infatti, allora però oltre agli amici, insomma la compagnia da Liegi, ci sono altre persone inquiete, sa? Sì, appunto. Ecco, perché dobbiamo sapere, anzi lo diciamo, noi adesso siamo in diretta su EIA TV. Ma non solo. Sì, sto dicendo, alle Perché 20:30 dalle 20:30 saremo anche in diretta su Sardegna, su Sardegna 1. Ma non solo. Ma non solo. quindi chi c'è? Siamo anche in diretta radio con Radio Studio One, dove ci sono le bellissime, simpaticissime Michela Giangrasso, Maria Pina Doi e anche Mario Ana. Buonasera! Ciao. Buonasera, eccoci qui, buonasera, come Allora, state?
benissimo, io vedo una bionda lì. Sì, vedo Michela bene. deve essere C'è la impegnata. bionda Pinadoi, mentre invece la vedo nostra una schiena. Michela, la nostra schiena di Michela marijuana. Giangrasso Bella sta schiena. raggiungendo, perché ha impegni, insomma, sappiate insomma, che lei con Miss Italia è sempre impegnata. Certo. Quindi ci siamo noi che abbiamo aperto il programma 10 minuti prima, quindi alle 19:50. Siete belli carichi? Siamo Sì. proprio Belli carichi, come direbbe Madonna, carichissimi. Siamo carichi e anche inquietos. Mi raccomando, Esatto. Noi Allora, voi siamo molto seguirete, contenti. Mario, voi seguirete la diretta su Radio Studio One, commenterete i vari messaggi che possono mandare nella pagina, nel gruppo, sul gruppo Inquietos Uniti per la Sardegna su Facebook. Se volete scrivere, sarete costantemente in collegamento con Radio Studio One che Certo. risponderà ai vostri messaggi. Certo, Pina, l'hai comprato il pane? Esattamente. Siamo a disposizione, io ho comprato anche il pane e le Va birre, bene. quindi dopo... Qui dopo ceniamo, grazie Pina. Scusate, potete lasciare le vostre No, beghe? ne sto approfittando visto che siamo collegati. Poi ci Vabbè. colleghiamo dopo quando ci sarà anche Michela Giangrasso. Benissimo. Mentre Perfetto. sotto, A dopo. dopo, sotto nello Sotto, schermo, cioè, vedete nello schermo, vedete, lì sotto. scorrono i vari IBAN dei Sì. vari comuni perché insomma Perché una mano alla coscienza, una E mano al una mano al portafoglio, non si portafoglio. tratta solo di Certo. guardare stasera, ma soprattutto di elargire, cari amici. Ma c'è un'altra cosa che volevo dire, Sì. perché c'è la parte più interessante di tutta la guarda, trasmissione. stanno già salendo gli ascolti. Vai, parla. Salgono gli ascolti perché ci sono i ringraziamenti. Ecco. Vogliamo... Ah, perfetto, bene. sì. Comincia tu, perché Certo. vogliamo dire che siamo qui tutti. Gratis. Allora, nessuno di noi verrà pagato solo il pubblico che applaude. Fate vedere come si fa l'applauso. No, perché questo bisogna dirlo, è tutto gratis, va bene. E per questo ringraziamo le maestranze tecniche EIA TV, Live Studio di Giovanni Carlini, Radio Studio One, Videogumi di Roberto De Martis, Public Candy, Produzioni Sardegna SRL. E Sono poi, brevissimi, ve lo giuro. e poi abbiamo i media partner Globalist, UTGNet, Sardegna 1, Sardegna 2024, ricette di Sardegna. E i nostri sponsor, Sa Manifattura, Sardegna Ricerche. Ringraziamo il mitico Giancarlo De Sì che ha fatto da ponte per la sponsorizzazione del consorzio Cagliari Centro Quartiere Marina. Perfetto. E adesso, ragazzi, abbiamo un giornalista che ha scelto di essere inquietos, anche lui. Sì. Lui è inquietos. Lui anche Forse- nella vita normale, lui è sempre Cioè, ammazzabrutta. è si può sempre dire. quieto, È sì, sempre sì, ammazzabrutta che quando va a prendersi un caffè dovrebbe a Malasmanera. Quindi Vero? quando gliel'abbiamo proposto Sì. è stato facile. Ha detto sì, vabbè, lo faccio a Napoli. Sì, E il perché- primo inquietos in assoluto è il giornalista e scrittore Anthony Muroni, che tra l'altro presenta un libro su Fogu Tene Memoria, Sì. edito da Arcadia, che parla della strage del 1983 e della distruzione del Montiferru. Ci tiene a dire che l'autore e l'editore devolveranno l'intero ricavato della vendita del libro a progetti di riforestazione ed educazione ambientale. Lo troverete online e anche in Nelle librerie, certo. Lancio di Anthony Muroni. Sì, guarda le labbra. Ah no, niente, senza Buona? trucco siamo, minziga. Quanto È siete- passato ormai più di un mese, ma quegli odori, quelle grida, quei lamenti, quella disperazione che abbiamo vissuto nelle ore della tragedia degli incendi a Sant'Ulusurgiu, a Senario, a Scano di Montiferru, a Cuglieri, a Tresonax, ma non solo, in mezza Sardegna in quei giorni il fuoco correva veloce e alto. Ecco, è passato un mese ma sentiamo ancora tutto nella nostra pelle, nelle nostre narici, sentiamo ancora la disperazione e il senso di spaesamento che abbiamo provato in quei momenti. Ora io credo che l'iniziativa che stasera stiamo andando a iniziare, l'iniziativa che ci vuole richiamare non solo alla solidarietà, che c'è già stata tanta dal punto di vista tangibile, con il mangime, con il fieno, con i soldi, con le reti, con tutte le cose che sono arrivate soprattutto nel Montiferru, ma ci deve essere la consapevolezza che la terra, l'ambiente, il paesaggio, l'ecosistema nel quale viviamo è la nostra casa ed è quella che dobbiamo tornare a sentire come vita. Non dobbiamo dare niente per scontato. E allora la quotidianità all'interno di quei boschi, di quelle campagne, di quei sentieri, di quegli oliveti, di quelle vigne, di tutto ciò
che in quelle ore abbiamo riscoperto come nostro nel DNA, come nostro nel sangue vivo che ci scorre nelle vene, non dobbiamo scordarcelo. Ecco, l'iniziativa meritoria delle persone che sono lì in studio e che hanno voluto questa serata e che sono riusciti a fare sistema e a coinvolgere centinaia di persone in tutta la Sardegna e non solo, risiede soprattutto in questo messaggio. Il bosco era nostro, tornerà a essere nostro, la terra è nostra e dobbiamo continuare a trattarla bene, come tale, come nostra principale fonte di vita. Ci sono delle responsabilità, chi di dovere dovrà individuarle, dovrà imparare dagli errori che sono stati fatti, alcuni forse per causa di forza maggiore, altri per insipienza o per negligenza o per qualsiasi altra vicenda umana. Vanno individuate queste responsabilità, ma non possiamo limitarci a quello, non possiamo limitare a vendicarci o a punire chi ha sbagliato. Dobbiamo pensare che questa è la nostra terra, questa è la nostra vita e non ne abbiamo un'altra. E dunque questo è il trade union di tutta la serata di oggi, è il filo rosso che legherà ognuna delle esibizioni, ognuno dei contributi. Grazie a tutti. Io credo che inquietos lo saremo non solo oggi, ma lo saremo per un lungo tempo, fino a quando il verso non cambierà. Grazie ancora e buona serata. Signori, che dire, il Cor Vocal Ensemble degli straordinari interpreti
cantanti che io ho avuto anche l'onore di avere sul palcoscenico di un mio spettacolo. Salutiamo Alice Madeddu, Valentina Lodi Rizzini, Caterina D'Angelo, Manuel Cosu e Alessandro Porcucci. Straordinaria, avete cantato Ninné di Andrea Parodi. È sempre bello ricordarlo. Allora ragazzi, Grazie. qua Allora, mi dicono una cosa nuova. Stiamo vicini, stiamo vicini. uniti, stiamo così. uniti, stiamo uniti. Uniti ma inquietos. Aspetta, andiamo Ok. un po' in luce, andiamo un po' in luce. Allora, E adesso Ne il sa. c'è momento una in cui prendiamo il sorpresa. palco. C'è una sorpresa. Abbiamo in collegamento, potete prendere il centro. Ah, ok. Ti ringrazio, prego cara, Abbiamo quello è il tuo in profilo collegamento Ottavio Nieddu e Ambra Pintore. Ci siete? È vero o è una bugia? direttamente da Nuoro, Nuoro. Sembrerebbe. Vediamo un po' che cosa ci dal dicono. Monte Ortobene. Dove sono? Non lo so. Ottavio, ci E sei? invece No. cari No. amici, e invece Eccolo là, eccoli. eccolo Ottavio Nieddu Eccoli. e Ambra. Mettiamo l'audio, adesso mi sentite? Sì. Sì. Ah, che bello. Allora, Non siamo al Monte Ortobene, ma siamo alla Chiesa della Solitudine di Nuoro, perché ok. stasera vorremmo raccontare il mondo della musica, della world music, ma insieme a tutto questo straordinario patrimonio del vestiario popolare della Sardegna. Ci saranno 75 comuni che rappresenteranno insomma la propria terra attraverso il vestiario popolare, ma avremo la musica così raffinata ed elegante di Ambra Pintore. Meravigliosa Ciao, Ambra. Pintore. Grazie. Siete inquietos anche voi? Siete arrabbiati, inquietos Guarda, anche voi? Guarda, io un po' ecco, sì. Ambra molto, perché poi ti dirà che appunto dal Montiferru e la Planaggia tutta la sua zona è stata colpita, è vero Ambra? Sì, io più che inquieta ho riflettuto tanto in queste settimane. Secondo me dobbiamo continuare a seminare, so che parlo con chi la pensa come me, sulla nostra stessa linea. Dobbiamo seminare bellezza, dobbiamo seminare cultura, arte, sensibilità, perché questo è l'humus nel quale non si svilupperanno azioni scellerate da tutti i punti di vista, azioni scellerate di persone o personaggi che si sono mossi singolarmente, ma anche azioni che invece vanno progettate meglio ai piani alti, quindi politicamente con una visione più concreta e solida. Quindi io continuerò la mia battaglia perché anche con la musica, la poesia, la letteratura, gli incontri umani riusciamo a seminare per una società migliore, che non ci faccia evacuare alle 3 del mattino, non ci distrugga i bestiami e non causi morti, che per fortuna in questa occasione non è successo. Abbiamo pensato di fare Inquietos proprio per sentire anche le vostre voci. Io volevo fare i complimenti a Ottavio Niedu per la maglietta da Pischellino, la Ghirenese 80 anni, quindi non puoi metterti guarda, Ecco. la maglietta da tra un quarto d'ora ragazzino. avrò l'abito. Tra un quarto d'ora avrò l'abito. No, io sono anch'io molto inquieto, arrabbiato, Mena, perché ragazzi, il discorso è che oggi, a parte che noi chiediamo a tutti la solidarietà, perché in questo momento c'è bisogno, come dire, di ricostruire, però il progetto culturale di cui parlava Ambra, ma anche una strategia vera su ogni comune. Noi dobbiamo investire sulle sentinelle del territorio, dovremmo avere in ogni comune una squadra d'azione che controlla 24 ore su 24 per tutto il periodo estivo, perché fino a quando queste menti scellerate e diaboliche non la smetteranno, noi dobbiamo controllarlo il territorio, dobbiamo difenderlo, dobbiamo proteggerlo. E allora forse dal punto di vista proprio dell'investimento del personale in ciascun comune, in 377 comuni della Sardegna, noi dovremmo avere un gruppo di persone, una squadra di persone che vigilano giorno e notte sul territorio. Questo sarà il grande investimento economico e strategico della Sardegna. Certo, e oltre a controllarlo nel periodo estivo, il territorio va tenuto sotto controllo durante tutto l'arco dell'anno, perché si sa come sono le campagne che poi possono diventare, insomma, possono far nascere gli incendi come è successo in questo caso. Pedagogia e prevenzione. Perfetto, Grazie grazie Ottavio, Ambra. Grazie, Ambra, ragazzi. sono Grazie, queste Ottavio. le parole che vogliamo sentire Grazie. di chi non sta zitto. Io vorrei veramente
vorrei che tutti coloro che ci seguono in questo momento aprissero veramente non solo il cuore, ma anche il proprio portafoglio e conto corrente, Certo. per dare qualcosa di concreto. Sappiate che andranno direttamente ai nostri fratelli corregionali colpiti da questo danno drammatico che sta Certo. distruggendo una cultura, le bestie, il bestiame, il lavoro. È una cosa drammatica, quindi su questo dobbiamo oggi intervenire. Poi da domani mattina facciamo pianificazione, ma oggi date tutto quello che potete, per favore. Grazie Ottavio, grazie ciao, Ambra. buona serata, grazie e buon ancora. proseguimento E al come lavoro. hanno detto i nostri amici, Grazie. donate. Rinunciate anche alla pizza e alla birra. Certo. diciamolo. Allora, abbiamo- Tanto tra un po' saremo di nuovo chiusi e quindi non No, mangerete non più. dirlo questo. Ma sì, dai. Allora, visto che abbiamo parlato dei comuni, parliamo anche dei sindaci che sono anche loro in prima linea per combattere questa emergenza. E adesso dovremmo avere un collegamento, forse c'è il video del Sindaco Diego di- Loi. Sì, Diego Loi di Di Sant'Lussurgiu, Sant'Lussurgiu. è presidente dell'Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano. Vediamo un attimino questa Vai clip. col video. Sono Diego Loi, sono sindaco del comune di Sant'Lussurgiu e presidente dell'Unione dei Comuni del Montiferru e dell'Alto Campidano. Dopo la tragedia che ha colpito il nostro territorio, abbiamo ritenuto che fosse importante fare squadra, metterci assieme, unire la tragedia dei nostri comuni per provare a reagire e immaginare un percorso di sviluppo per la rinascita del territorio, così come non solo singoli comuni, ma come Unione dei Comuni del Montiferru e dell'Alto Campidano abbiamo pensato di lanciare l'iniziativa Prosum Montiferru a favore appunto delle nostre comunità per contribuire tutti assieme con la collettività, con i cittadini, con tutte le forze in campo per poter definire un nuovo programma di sviluppo che garantisca la rinascita del territorio del Montiferru. In questo momento abbiamo dunque la necessità di fare fronte comune, di unire le nostre forze per riuscire a impostare insieme questo percorso di rinascita del territorio. Abbiamo bisogno sicuramente del supporto di tutti, perché le iniziative da fare sono tante e in questo senso c'è bisogno appunto dell'aiuto e del sostegno di tutti coloro che vogliano dare una mano per la rinascita delle nostre comunità. Adesso abbiamo il contributo del maestro Elio Artemalle, Carta de Logu. Coranta Quimbi, Ordinamentos de Fogo. Volemos e ordinamos che nessuna persona debbia né pozza ponne fuoco infine a passata sa festa de Sancta Maria, che este a die 8 de Capudani, e chi contravagheriti, paghiti te macchissia liras 20 chimbi, e oltre a ciò paghi su danno che da faghere, a cui ad essere. E de questa dia in antese, ciascuna persona pozza ponne fuoco a volontà di sua, guardandosi però non faccia danno ad attere, e si faghere danno, paghiti con macchissia liras deghi, e su danno a chi l'avere fatto. E se no ada de quindi pagare, cussu che da essere condannato in liras deghi, istidi in pregione a volontà di nostra. E tissos giuratos de sa villa o ponne su fuoco sian tenutos de provare e tenne sos malefactores predictos e de representarellos a sa corte nostra infra 20 dies. E si non los tenent in su dictu tempus, sus dictos giuratus con sos homines de sa villa paghiti de macchissia, cioè sa villa manna liras 30 e sa villa pizzina liras 20, e il suo curatore de ciascuna de cussas villas paghiti soldus 100 e de sos benes canta lassari, cioè sos canta essere fuidos e inculpados si debbia pagare su danno a cui ha da essere, e il suo remanente de cussus benes si debbia contare in su pagamento che anta a faghere sos homines de sa villa. 46. Chi vonne fuoco in domo. Constituimus et ordinamus
che se alcuna persona ponnere vogo a domo de persona alcuna istudiosamente e faghere danno o no in desbinchidu, sian tenutos sos giurados e omminis de sa villa de provare e de tenne su uomini che da viri vostro su dictu vogo e de lu battiri dentro a sa corte nostra e si ha giudicato de lu ligare a un palu e fagherellu ardere. E se issos giurados e omines de sa villa non tenerent su uomini che avere fatto su male, paghenti comunaliamente. Sa villa manna liras 100 e sa villa pizzina liras a 50. E de sos benes de gussos hominis che han viri posto su fuoco si devia pagare su danno che ha viri fatto. Elio, ti chiedo ufficialmente scusa, Tiziana ti ha chiamato maestro, ma io e Massi eravamo assolutamente... eravamo contrari. Però Elio Artemale ha letto, in questo paesaggio surreale, quasi lunare, ha letto l'articolo 45 e 46 della Carta dei Logu, perché anche all'epoca c'era il problema degli incendi e devo dire ma che... ti tagliavano le mani. E non solo, ti sei canta Tragosavuru. Peraltro l'articolo 48 era contro i vaccini, mi pare. Non ancora, non c'era ancora quello. Non c'erano i Novax, Non c'erano. ma mi dicono dalla regia che c'è un saluto del sindaco Paolo Truzzo. Paolo Truzzo, il sindaco di Cagliari. Vediamo un po' cosa diceva il sindaco. Ciao, mi spiace non poter essere lì con voi stasera, ma un'intervista familiare mi trattiene a casa. Volevo innanzitutto ringraziarvi e farvi i complimenti per questa bellissima iniziativa, fare i complimenti a tutti gli artisti che partecipano, agli attori, a tutti coloro che saranno da fare perché possa tutto avvenire nel miglior modo possibile e soprattutto si possa generare la raccolta di contributi più importante per dare una mano ai nostri amici, alle comunità che hanno subito questo dramma. È un'iniziativa importante anche perché ci ricorda che la nostra terra è il bene più prezioso forse che noi abbiamo e abbiamo il dovere, avendola ricevuta in un certo modo dai nostri avi, di trasmetterla migliore ai nostri figli. Quindi veramente complimenti e ricordo anche che l'amministrazione comunale di Cagliari è a disposizione, l'abbiamo già detto agli amici sindaci di quei territori, lo riconfermiamo anche tramite voi. Buona raccolta, buon lavoro, buona manifestazione, ma sono certo che tutto andrà nel migliore dei modi. Ciao a tutti. Grazie al sindaco Paolo Truzzo per questo contributo video. Adesso cosa abbiamo, care ragazze? In collegamento una donna straordinaria, Sì. Alessandra Quattrocchi, giornalista e scrittrice Sì. e caporedattore di Asca News. Collabora con Venerdì di Repubblica, Io Donna e Corriere della Sera. Ciao Alessandra, benvenuta. Benvenuta. Ciao, grazie a voi, grazie dell'invito per cominciare, grazie per la donna straordinaria, mi sembra eccessivo. Comunque, io sono romana ma sono sarda di adozione, ho una casa a Cabras e uno dei motivi per cui sono qui stasera è che ero in Sardegna in luglio e sono partita il 24 luglio, che è il sabato che sono scoppiati i roghi. Un mese fa ormai, più di un mese fa. La notte da Roma ho aperto i mezzi di informazione, ho visto quello che stava succedendo e ovviamente mi sono spaventata, ma la mia prima reazione in questi casi da giornalista è dire scrivo, mi occupo, faccio qualche cosa. Poi se avessi potuto non potevo, ma sarei anche tornata in Sardegna a fare volontariato, ma non potevo per problemi familiari vari. E quindi ho cominciato a cercare di vendere un articolo, almeno uno, forse più di uno. Però io non volevo scrivere un articolo sulla tragedia che era in corso. Volevo scrivere un articolo di analisi, volevo scrivere un articolo sulle cause degli incendi, volevo parlare di piromani sì o no, volevo intervistare delle persone che ci potessero spiegare cosa stava succedendo. Cosa è successo Alessandra? Hai proposto l'articolo? È successo che questa cosa ho scoperto con orrore che interessava poco. Mi sono rivolta alle testate con cui collaboro abitualmente e ho provato anche con altre testate e quasi tutti mi hanno detto ma sì, però se ne parla già tanto, sì vabbè, però cercavano un angolo più spettacolare oppure un angolo più particolare che potesse attirare l'attenzione. Invece una riflessione sulla protezione ambientale interessava di meno.
Io poi ho parlato anche con Giuseppe De Logu, che credo sia anche qui in collegamento stasera, Sì. penso che tornerà Sì, più tardi, ci per sarà. cui è inutile che vi dica io quello che vi dirà lui dopo, però diciamo che lui mi ha aperto anche molto gli occhi su quelle che dovrebbero essere le politiche di prevenzione, al di là delle politiche di repressione. Chiamo la radio di saluto, loro sono... E Ma il questo problema succede, è che succede questa anche, cosa... dicevo, succede anche spesso appunto nella va bene, politica, perfetto. quando si parla di ambiente o di protezione civile, sembra quasi Succede che... spesso. Sì. Quest'estate non ci sono stati soltanto incendi in Sardegna, ci sono stati incendi anche in Calabria, in Sicilia, come tutte le estati. Allora io mi chiedo perché queste cose occupano le prime pagine per 3 giorni e poi è difficile che si facciano delle analisi. Mi fa piacere Alessandra, peraltro. tu che idea ti sei fatta in questa tua Ci sono 2 indagine? possibilità e forse tutte e 2 sono vere. La prima è che questi posti, il sud dell'Italia e le isole, interessano come il terzo mondo ai media italiani, interessano se c'è un evento catastrofico. Vi faccio un altro esempio che penso sentiate tutti molto. Il crollo dell'Alitalia, nessuno sui media internazionali parla della continuità territoriale. Cosa succederà delle continuità territoriali? Con la nuova società, ma si parla di tanti problemi relativi alla nuova Alitalia, ma non di questo, che invece è un problema fondante nel quadro economico nazionale. La seconda ipotesi è che noi soffriamo di un male italiano, cioè giornali e riviste, non tutti, però in maggioranza, pensano che ai lettori non interessi l'analisi, perché è troppo faticoso, pensano che interessi parlare del singolo caso del cane pietoso o dell'asinello bruciato, oppure appunto dell'evento catastrofico, ma se si tratta di fare dei ragionamenti, delle riflessioni, pensano che ai lettori questo non interessi e secondo me si sbagliano, soprattutto se pensano ai giovani lettori, a quelli che animano le nostre piazze con i Friday for Future, perché qui c'è un tema ambientale enorme che andrebbe studiato e analizzato e secondo me c'è un pubblico che non vede l'ora di fare questo e i media italiani dovrebbero occuparsene molto di più. Ma a proposito di... Alessandra, a proposito di questo ti confidiamo che in realtà noi arriviamo un mese dopo, ma non a caso, perché vogliamo che questa attenzione sia costante e promettiamo anche al nostro pubblico che Inquietos non finisce qua, ma ci sarà una straordinaria, come si può dire, un monitoraggio su tutto quello che succede perché questo disastro degli incendi non succeda più. Grazie Alessandra, grazie per il tuo intervento. Ti mandiamo un applauso dalla Sardegna, grazie per il tuo intervento. E torna presto, Abbiamo bisogno di pensieri liberi e indipendenti come il tuo, Alessandra. Grazie davvero. Grazie, buona serata. Mentre io sto mostrando la cartellina che hanno fatto Tiziana e Michela che ti lascia il brillantino. Questa è roba cinese, ti lascia i brillantini. No, questa si chiama Non ti scordar di me, Perfetto, Massi, perché va quando bene. tornerai a casa sarai ricoperto. Pieno di brillantini, grazie. Allora, continuiamo questa maratona. Adesso è arrivato il momento di un regista cinematografico. Sta preparando un documentario che si intitola L'ombra del fuoco. Chiamiamolo qui sul palco, Enrico Pau. Il nostro maestro Enrico Pau. Facciamo un applauso anche a Enrico, che insomma non è che... Ciao Enrico, prego, avvicinati qui al centro del palco. Vieni. Vengo al centro. Vieni al centro che porta bene. Li lasciamo soli. Sì, dai, lasciateci soli. Dai. Una cosa tra uomini. Poi... Allora Enrico, cosa stai combinando? Cosa state combinando? State preparando un documentario molto bello. Adesso io scherzo, però stiamo parlando di un argomento abbastanza serio. Ne sai qualcosa anche perché c'è Pietro, tuo figlio, che sta curando la fotografia e il montaggio di questo lavoro. Può essere interessante sapere come è nato. Certo. Intanto è nato dal fatto che io ho sempre avuto un rapporto strettissimo con quella zona. Ho passato una parte della mia adolescenza a Cuglieri perché avevo degli amici che avevano una casa, un uliveto. Quindi conoscevi bene quell'ambiente, Conoscevo moltissimo, quel quindi un rapporto affettivo profondo. Quindi quando ho letto le prime notizie sono rimasto proprio molto turbato da quello che leggevo e da quello che sentivo. Poi da qualche tempo sto in qualche modo
sto vicino, diciamo, sto collaborando, c'è un rapporto anche col professor Gianluigi Bacchetta, che è il direttore dell'ortobotanico, nonché ordinario di botanica. Che è presente all'interno di Ed ero questo presente il giorno in cui il professore ha ricevuto da Cuglieri una telefonata di un'antropologa che tra l'altro ci sta accompagnando in questo viaggio che stiamo facendo, per cercare di capire cosa si potesse fare per salvare l'albero millenario. L'albero millenario è un ulivo incredibile, cioè che comunque ha subito un danno insomma, molto importante, molto duro. Per chi lo ha conosciuto, vederlo adesso non c'è più. E il professor Bacchetta, fin dal primo, cioè siamo andati praticamente il giorno dopo, quindi anche proprio a documentare quello che le prime operazioni che lui ha fatto all'interno di questo recinto dove c'era l'albero, cercando di capire cosa potrà succedere a questo albero che ovviamente ha subito un danno molto duro e molto profondo. Puoi immaginare che è una sorta di simbolo per quella comunità, insomma, soprattutto quella di Cuglieri. Abbiamo una clip, un estratto del... Sì, due piccole clip, se non sbaglio. Che... Vediamo questo documentario. A forza proprio di questi luoghi è la cosa che impressiona, come nonostante il trauma subito, nel giro solo di pochissimi giorni la natura si stia già riconquistando gli spazi che gli sono stati tolti. Dopo 40 anni abbiamo avuto il tempo di riflettere e di poter intervenire per tempo, avendo tecnologie anche diverse. E invece no. Stiamo tornando indietro, non stiamo andando avanti, purtroppo. Questo è il risultato. Lunare. Questo è il risultato lunare. Noi andremo a vivere sulla Luna, se continuiamo così. Allora, grazie Enrico per questa anticipazione. Noi stiamo vedendo delle immagini, anche prima quando Elio Artemale ha letto gli articoli della Carta dei Logu, però sicuramente stare lì deve essere una sensazione... Ma quello che vogliamo è cercare che questo diventi il racconto collettivo di una comunità che sta elaborando un lutto incredibile. Certo. Molti di loro dicono che ovviamente non potranno più vedere, per esempio, gli ulivi secolari, ovviamente, che abbiamo visto, non li rivedremo mai più. Certe parti del bosco, come dice il professore, hanno una forte resilienza, cioè una capacità comunque di riprodursi, di ricostruirsi, soprattutto i lecci da sughera, insomma. Però è molto interessante sentire questo racconto collettivo e il fatto che comunque sto facendo questa operazione, lasciamelo dire, con un gruppo di ragazzi molto giovani, una piccola troupe di ragazzi giovanissimi, molto talentuosi, che hanno sposato questo documentario fin dall'inizio. Stiamo andando spessissimo, andiamo 2 o 3 volte alla settimana a Cuglieri. Lo so. No, ma sono curioso di vederlo, insomma, sarà sicuramente un lavoro molto, molto interessante, siamo curiosi di vederlo proiettato sul grande schermo. Grazie. L'ombra del fuoco, che, Enrico insomma, Pau, grazie. La gente capisca quanto è importante contribuire. Assolutamente sì. Grazie Enrico. Allora, prima del prossimo ospite dovremo avere, io volevo provare a collegarmi con Radio Studio One per sapere come sta andando, se nel frattempo è arrivato anche Michele Giangrasso, mi sentite? Sì. Ci siamo e sono arrivata. Mario, ciao. Allora, ciao, guarda, Michele è qui. Ci sono, mi senti? Sì, ti sento forte e chiaro. Come va? Tutto bene? Tutto bene, vi ascoltavo dalla macchina e spero proprio che il cuore di tutti possa battere, ma anche le mani si possano usare per aprire il portafoglio o digitare qualche codice per donare. Poco. Perfetto. E se possono anche molto.
Perfetto, va bene, dai, poi ci ricolleghiamo più tardi. Pina, vuoi aggiungere qualcosa? Ti stiamo ascoltando. No, ti volevo semplicemente aggiungere questo. Ottavio stava benissimo con quella maglietta, Sesantigurui con la camicia. Non è Ecco, vero, sei vedi? bellissimo! Queste sono le mogli. Grazie Mario, Michela, Pina. Grazie, Ci sentiamo a dopo. dopo. Ricordo che siamo in diretta anche su Radio Studio One e adesso abbiamo non che manchino le belle ragazze, ma abbiamo una ragazzina che è impegnata, veramente lei è un'attivista, una che combatte per risolvere i problemi della Sardegna, è la piccola Chetti Manca. Ciao. Ciao Chetti. Ciao a tutti. Ciao Eh. a tutti. CGL, Will. Come stai? www.sonotroppocontenta.com. Ecco, capito. So che tu stai facendo l'attivista come Greta, insomma. Sì, infatti ho portato anche un cartellone. Ah, brava, c'è scritto abbasso gli incendi. Allora, sì, è bello l'iniziativa, però incendi dovrebbe avere solo una C. Vabbè, dipende anche dall'incendio. Dipende da cosa? Se è grande. Ecco, ma tu che sei attivista, che posizione hai preso sugli incendi? Cioè, cosa... No, guarda, secondo me gli incendi, anche perché sono delle cose che nella vita se le fai non le fai, anche perché anche se le senti non le dovresti mai fare. Non ho capito. Neanch'io, ma forse mi sono confusa nel Ma confonderli. dove le hai lette queste cose? Su Cioè. Cioè che? Cioè il libro, il giornale per noi giovani. Non l'ho mai letto. Vabbè, hai 800 anni, tabori sligi. Grazie. Vabbè, comunque so che eri con Greta questa settimana. Sì, ero con Greta Thunberg. No, non è Tuborg, è Thunberg. Ah, vabbè, la stessa cosa. Quella è una birra, è un'altra cosa. Ah, vabbè, comunque. E comunque è rimasta molto contenta di gli è Cagliari. piaciuta la Sardegna? Molto, sì. Cagliari, le è piaciuta molto Giorgino, Sì, la vabbè. Scaffa molto, Vabbè, sì. e poi è stata molto bene a Pirri. Ah, ecco, questo ci fa molto piacere. Ha fatto anche qualche souvenir, si è portata via? Sì, prima di andare ha comprato qualcosa per i genitori. Ah, ecco, i nuraghetti, le calamite. No, è andato al mercato di San Benedetto, si è comprato un po' di polpetti, un chilo di bocconi, dai. Non avevamo ghiacciolini, gliel'ho messo in una busta di plastica. Tanto lei 4-5 giorni arrivano sì, freschi. Arriverà già cotto il pesce. beh, Vabbè, in Svezia. Va bene, adesso cosa stai combinando? Ma stamattina mi sono sentita con Meghan. Meghan chi? Meghan, la moglie di Harry d'Inghilterra. Harry, ma chi? Reali inglesi? Sì, regali. Perché tu senti Meghan? Allora, noi, io e Meghan e Greta, Sì. ci vedevamo da piccolini perché eravamo Boy Scouts. Eravate Boy Scouts? Boy Scouts, sì. Voi sì. tre? Eravamo lupetti. Ah, lupetti Sì, eravate, sì. lupette, cioè. Certo. Meglio, io e Meghan eravamo lupetti. Greta, che era sempre renegata, era cinghiale. Era sempre in Inghilterra? Sì. Facevate i lupetti in Inghilterra? No, a Mulino Beccio. Come Mulino Beccio? E vicino alla Madonna della Strada, Perché no? Meghan era a Mulino Beccio. Abitavano lì da piccoline. Vabbè, però adesso so che hanno lasciato i reali inglesi. Sì, se ne sono andati dall'Inghilterra e stanno venendo qui. Ah, ok. Sì, vengono qui a vivere in Sardegna. Ma dove? Qui in Sardegna? Sì, Ma vengono- stai scherzando? No, Ma sono in America? No, vengono qui, hanno comprato casa. Dove? A Cortesciandra. Ah, Sì, hanno preso un divano da 450 euro, poi sono presi una Panda, sai, all'inizio devi fare un po' di sacrifici. E cosa vogliono fare? No, niente, siccome lì a casa, lì dove c'è la nonna, quella che si chiede regina. No, è la regina. Ah, è la regina? È la regina, sì. Poi vabbè, comunque è tutta renegata, no? È sclerotica, poi siccome è sempre nervosa perché le emorroidi, questa... Ma vabbè, non diciamo queste cose in diretta. Siccome è brutto, mangiano dai. roba comprare Vabbè, roba ma non ha- piccante, no? Vabbè, ok, certo. Vabbè. Niente, non gli hanno lasciato niente e allora devono salvarsi. No? E quindi Vogliono lavoreranno? aprirsi- Vogliono aprirsi un all you can eat. Un? All you can eat. Non ho capito. Cioè, non capisci le lingue straniere? E questo è inglese, non lo No, capisco. questo è tedesco, Ah, sì, sì. esatto. E comunque ti volevo dire che... E comunque Vivranno niente, qui- loro se ne sono andati perché quelli non gli vogliono dare niente, capito? La Certo. colpa è di quella stria della sorella della pivella di, Vabbè, no, di non come parlare si chiama? della Di duchessa, Kate, dai, non parlare la della duchessa di duchessa. Villacino, di Kate. Magari Kate Sì, Villacino. perché stanno aspettando che muoia la nonna, perché si vogliono dividere le cose. Certo. Guarda che questa nonna ha 3 case affittate, Eia, c'ha un tabacchino, Sì, vabbè. non ci credi? No, non ci C'ha credo. 2 pizzerie al taglio questa qui. Certo, Esatto, anche. loro si vedono le cose... E anche un palazzo dove abita Sì, una... allora quel palazzo alto dove abita di 3 piani, Sì, il Buckingham Palace. ci devono fare un discount, Certo, esatto, vabbè, esatto, ascolta. quello lì. Ascolta, Katie, ma perché non ti trattieni qui con noi? Una maratona che dura circa 3 ore. Dove... 3 ore? 3 ore. No, guarda, devo andare al Cardozzone, poi vado a casa e mi vado alle repliche di Temptation Island. Ah, quindi non rimani? No, ma neanche muoio qua 3 ore, no. Va Dai, io bene. vado. Grazie. Ciao. ¿Se inquietas? Sì? ¿Se inquietas? Un pochettino. Grazie. Ciao. Che ti manca? Da dove si esce? Da quella parte. E adesso abbiamo un'altra donna,
Ma perché io devo presentare queste donne quando c'erano... abbiamo un tango da mandarmi un attimino, un sottofondo. Vieni, aspetta, Tiziana, vieni un attimino, balliamo un attimo il tango. Facciamo il caschè? Ecco, è geloso, scusa. Francallite. Massimiliano? Sei al buio, non che sarebbe meglio che restassi al buio, però ecco. Massimiliano, ma come ti permetti? Ma che ne è gusta? Tiziana è un'amica mia. Ah, un'amica tua? Via. Un'amica tua? Amica mia tu, Massimiliano, non si fa così. Non è possibile. Ma non scherziamo. Io non ti posso lasciare un attimino, Massimiliano, che subito... Allora, è una serata importante, dai. È importante. Te sei inquieta, Massimiliano. Anche tu. E lui sei inquieto, ma... Certo. E tutti punti inquietos, Massimiliano. Siamo inquieti, mi sa, Siamo tutti Massimiliano. inquieti, anche perché Paolo Carboni certe cose non devono succedere, Certo, Massimiliano. E te lo dice una che ha sempre amato la natura, Massimiliano. Lo so. Devi sapere che mamma... Vi era una botanica, tua mamma era botanica, sì. E non una grande botanica. E quindi lui si sfila... Le botanichine, Massimiliano, certo. che poi il rapporto tra me e la natura è sempre stato molto ampio. Certo. Tu pensi che io da giovincella, adesso tu non guardarmi così, No. Ma quando ero ragazzina, ero alta 1,52, pesavo 76 kg ed ero molto in forma. Certo. Me ne andavo a prendere il sole integrale a Cala Figuera. E allora non ci era nessuno su Massimiliano, nessuno. E arrivavano dopo che io mi mettevo in costume ad amici. Tutti a guardare. Arrivanta, scaffi, elicotteri, eccetera. Allora ho voluto rifare l'esperienza l'anno scorso, Massimo. E allora? Se arrivare verso la spiaggia Reneggenti, Massimo, come mi sono spogliato a voi, su Massimo. Per carità. Una cosa incredibile. Chi ha pane non ha denti. Chi ha denti non ha pene, Massimiliano, hai ragione. Non si dice così. No, non si dice così. Non sto In molto... casa tutto bene? Facendo le corna tutto bene, Massimiliano. Facendo gli scongiuri? No, fai un discorso marito mio, Perché Massimo. tuo marito è cornuto? Massimiliano, al 20 del mese scorso abbiamo organizzato la festa dei 35 anni de Gorro. Complimenti! Grazie, lui è contentissimo. Dai. Tutta la notte festeggiando, Massimo. Con tuo marito? No, con gli amici di mio marito. Altrimenti certo. ero venuti Gorro, Massimiliano. Ci mancherebbe altro. Diciamo così, a parte qualche piccola gioia, c'è anche qualche piccolo dolore, Massimo, anche perché non sono stata bene ultimamente. Quest'anno di pandemia mi ha un po' scossa. Lo anche so. il discorso legato un pochino a questi incendi, a questi farabrutti che bruciano la terra, veramente è una cosa incredibile. Anche se devo dire che Nino, a suo tempo io l'ho conosciuto che vi era pinomane, Ma Massimo. chi, tuo marito? Ma uso familiare. Perché da familiare? Avevamo un terreno. Lui dava fuoco. Non ce ne facevamo niente. Erano 4 ettari di olivi secolari, non ci facevi niente, non ci davano il permesso per costruire, arrivò sto fuoco e abbiamo costruito, certo, Massimo. come succede molte volte. E l'aveva anche assunto la forestale, Massimo. A Ninno come piromane, sì. Come piromane? Perché poi ha creato posti di lavoro, Ma non è vero, dai. Abbiamo fatto una cosa del genere e ultimamente non sto molto bene, Massimo. Vero, sei andata a farti le analisi? Sì, sei andare, mi ha ordinato di fare il ketchup, il dottore. Check-up. Vabbè, analisi, mischinetta, ma non c'è Pruso, quello che hai conosciuto anche tu. Ma chi, dottor Pulici, non c'è Pruso. Era anziano, vabbè. Vabbè, era anziano, ma era ancora attivo, esercitava. Tu penso che ha avuto l'onore di fare l'ultima visita con me, Massimo, lo sai? Sì, sono andata, mi stava visitando a un certo punto, vi ero di Aici scrivendo la ricettina, ha iniziato a fare... Prema al cuore. Indicava un blister, Massimo, ne era una vrancata di medicinali e indicava una scatoletta. Io ho capito la prima che ho preso. Gliele date subito, 15 subito. 15 pastiglie. All'inizio credevo che stesse meglio. Reagendo bene, si è seduto. Poi all'improvviso ha dato uno stacco di rene, ha sbattuto la testa nel soffitto ed è crollato, Massimiliano. Non ha retto? No, sì, ha retto lui. Sì. No, il cuore non ha retto. No, probabilmente no, Massimiliano, perché ha pure sbagliato dandogli il medicinale. Ma perché non gli hai dato le pastiglie per il cuore? No, ho sbagliato nella fretta, gli ho dato 15 pastiglie del Viagra, Massimiliano. Una cosa incredibile. L'hanno tumulato in piedi, decisi. Durante il funerale Massimo ci era sta baricetta, tutte le signore che andavano a carretta, è una cosa incredibile.
Una cosa incredibile. Che cose ma... tristi. Così mi rifaccio con la famiglia. Ma... Certo, Franca, io ti devo ringraziare per questa tua partecipazione. Ma stai scherzando? Anzi, chiamo qui sul palco anche Tiziana e Michela, così ti ringraziano anche loro. Che bene, perché... ragazzi. Eccola qua. E fateglielo l'applauso, spicciochetto. Certo. Che saranno delle future Franca Littera queste. Franca, fai un appello per donare. Allora, tu che hai donato tanto. Io ho donato tanto, ma tanto ho ricevuto, la verità è. Donate e se avete tempo e voglia, donate. Grazie Massimo. Franca Littera, Marco Camboni. Salutatemi in casa, ciao. E Massimiliano Lorrai, la Pola, che sono... Dimmi Franca. Ringraziamo la Pola, straordinaria. La Pola e tutti gli artisti che si esibiscono stasera gratuitamente, come abbiamo detto prima. Ci teniamo a sottolinearlo, ma adesso... E anche i musicisti. Certo, ma è un bel momento. E allora anche i tecnici, ragazzi. No, tutti. E allora, vabbè, allora ricominciamo. No, allora ringraziamo gli Inquietos, i primi video appelli degli Inquietos. Così nel palco si prepara un artista che ci farà sentire delle Ma perché cose. lo dici? Per anticipare, non dico il una nome. Hai rotto la suspense, l'hai proprio rotta, Vabbè, me ne guarda. vado, basta. Hai rotto la suspense. Guardate gli appelli, tanto da scuola, vai. Buongiorno amici, ciao. Siamo Itazenda, Nick, Gigi, Gino. Siamo qui per dimostrarvi quanto anche a noi, per quanto sia rilevante e importante il tema. Un abbraccio a tutti voi per la partecipazione all'evento Inquietos del 28 agosto. Noi purtroppo non possiamo essere presenti, siamo fuori per lavoro, avremmo voluto fortemente esserci. Un saluto a tutti voi, un abbraccio, soprattutto ai nostri colleghi che sono lì, a tutti voi che state ascoltando la manifestazione. Questo brutto incendio di quest'estate ha colpito tutti. Noi ne sappiamo qualcosa perché siamo sardi ed è una vita che viviamo questa situazione. Che dire, siamo senza parole. Vorremmo essere con voi. Ciao. Approfittiamo per ringraziare e salutare tutti i nostri colleghi che in questo momento stanno facendo la parte, come dire, anche al posto nostro. Grazie ragazzi. Ciao a tutti, sono Anna Tifu e con questo breve video vorrei esprimere tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza a tutte le persone che hanno perso e patito a causa di questa terribile tragedia che ha avuto ripercussioni oltre all'immane sciagura della distruzione del nostro polmone verde, anche sul lavoro di tantissime persone che dalla terra ci vivono. È stato terribile aver assistito impotenti alla devastazione degli incendi che hanno colpito la nostra magnifica Sardegna. Sarei voluta essere presente con voi per questo importantissimo evento benefico, ma il mio lavoro mi porta ad essere spesso fuori, perciò sarò presente col cuore, col pensiero. Mi raccomando, Inquietos, tutti uniti per la Sardegna, donate, donate, donate. Mi raccomando, grazie e un bacio enorme a tutti. Eccolo qua, ci sono anch'io, Sergio Sgrilli. E da tanti anni tutte le mie chitarre hanno i 4 mori. E sono attaccati tutto l'anno, non 15 giorni d'agosto. Perché parlo a tutti quelli sì che conoscono bene la Sardegna, perché sai, ci vado da tanti anni, 15 giorni d'agosto. No! La Sardegna è una terra in mezzo al mare che va aiutata, ora più che mai. Quindi Inquietos, anch'io dico, bisogna donare, donare, donare. I sardi lo sanno, cosa vuoi che gli dica? Ma gli altri, bellini bellini, vengono e poi... No! Donare, uniti per la Sardegna. Ognuno quel che può, ma proprio per questo, uniti, insieme si fa. Molto sono. Cioè, in realtà mare in mano, però gli... Il sacro fuoco di Olimpia, il sacro fuoco dell'arte e il sacro fuoco della passione amorosa. A incenerire e desertificare ci pensano i piromani, l'incuria umana
e il riscaldamento del pianeta. Nell'estate del 1983 trasmettevo in diretta il terribile incendio di Curraggia, Tempio, con i suoi numerosi morti. Allora, bisogna sempre ricordarsi che ogni albero è un arbor vite, un albero della vita. Sarvure. Ora, tocca mettersi una mano sul cuore e una in tasca e donare, donare, donare ai comuni travolti dagli incendi. Vi propongo una piccola riflessione sul concetto di ormai. Allora, quando uno invecchia, iniziano tutti, ormai. E lo sto sentendo dire anche molto riguardo a questi incendi. Ormai, che cosa ci vuoi fare? Ma tadiamo ormai. Io propongo un'altra parola al posto di ormai. Metti il caso che a uno gli venga la voglia di aprire la banca online sul suo computer e fare una donazione per questa causa. Metti il caso che a quello che ha messo il fuoco da ciapanta ed è un fogo a chi vonni fogo. Mi dicono sei stronza. Lo so, pazienza. Sono vecchia, posso dire quello che voglio. Vi dedico questa canzone, si intitola Va, metti coiga, che vuol dire va, metti il caso che a quello che ha messo il fuoco gli venga una crisi di coscienza e vada e dica guarda, sono stato io, mettetemi in galera, brutto donto che non sa altro. Questa canzone l'ho dedicata alla mamma di una mia amica che un giorno mi ha detto che era di malumore perché aveva voglia di andarsene al mare a mettere i piedi nell'acqua. Gli ho detto perché non ci va, signore? C'ho cosa da fare in casa. Ten giù su strisce e vai. Ma lei è matta. Vada subito al mare. Gli ho spiegato come fare. Si è organizzata, ha preso i mezzi pubblici, perché a Cagliari adesso li hanno messi i mezzi pubblici, e ci è andata. E poi quando me l'ha detto ho detto no, è una storia troppo bella, io ci faccio una canzone. E quindi io e Giacomo Deiana, chi si smeda inquieto per questa storia degli incendi, ve la dedichiamo. Cosa faccio? Sta col tempo? A, T, E, I, tin, tin, con, can, can, parin, duru, tin, tin, tai, boribera, boda, ba, 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 da, da, du, du, coega, avantigomento a tramava bene mi fui della sa sustresini del sì che ne pensai ed andai a ponni spesa mari bamti coega che se tieni a pesi in serena con due pasti un caffè o tocca chi s'accosti da manco manca un'altra con bianca che proprio vuoi se fugisce tutta mari c'è riuscito che nel tempo ci sia ciucciuai ma sa musica tence sì mi danno sa dottoressa non ti decidi a sa saluta da prima c'è riuscito che nel tempo te vai Marietta sa masa música estuna preto da mi vigo essa porceta é no bago de arroz perbus nós tropa mai tin tin can 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 barito tin tin papai boratando vidia papai da tin
Subaretto chiavarra, si fa pausa, due arrizzonellos, e manca due ostionellos, uno studio de granacera, ma vago che assettati mia non fai da esagerai. Fammi ti coiga, che subaretta lichidi, quanta pone musichetta, impari con cabianca, si pighi da movi sanca. Casima za sabe cesa di deja su gore su viga. Jetto siga no pro tempo e ci è ciuciu ai. Ma sa musica dente si mi dà now. Sa dottoressa no di deja sa saluta da primai. Jetto siga no pro tempo de vai Marietta sa. Ma sa musica stuna preto. Deu-me bigo sabor seta, é um vago de arroz por bus, nós tropa mais. Tchim, tchim, com can, barbarim, do pim, pim, quem cai. Burabará, barabará, teteira. Dururá, adero, taiaro, naudoro, guapararo, taiaro, riambo, biradura, papai. Bami di goega. Giacomo Deiana. Giacomo Deiana che adesso ci canta una sua bellissima canzone. Grazie Rossi. C'è un principio che in giapponese si chiama Eshofuni, significa unità di vita e ambiente. È un principio molto antico che affonda le radici nella tradizione orientale. Significa che la vita di tutti gli esseri umani è un'unica cosa, con l'ambiente che lo circonda. Ambiente come relazioni e anche ambiente come tutto quello che fa parte della terra nella quale vive. Ora, mi rendo conto che non ci stiamo facendo una grandissima figura se l'ambiente che ci circonda è lo specchio che ci riflette. Però io, tra vedere e non vedere, un politico che non conosce questo principio, non lo voterei. La ragazza ha gli occhi grandi e due mani da bambina e pensieri tanti ma li porta tutti bene e canzoni sopra il piano piene di malinconia e canta sempre per mandarla via. Ora 30 anni sembran molti, però non bastano a capire quale in questo strano mare il giusto vento da seguire. E riesce a farmi ridere, sa come farmi addormentare, soprattutto scrivere canzoni. E vorrei dirle qualcosa che non sia in fondo banale, ma grazie al cielo una chitarra ed una voce per cantare. Vorrei riuscire ad imparare, proprio come sa fare lei, a dare così tanto solo col suo canto.
positivo di questa lunga adolescenza è che credo ancora ai sogni anche quando sono sveglio. Se c'è un aspetto positivo di questa lunga convivenza coi miei occhi di bambino è che ho dentro ancora un cuore e so sentirlo il tuo dolore, anche se non ne parliamo. Quindi se ti senti sola, stringi più forte la mia mano. La ragazza ha 100 chiavi, la ragazza ha pochi angeli distratti. La ragazza sa cantare come vorrei fare io. La ragazza muore di malinconia. E di troppa fantasia. Grazie. Giacomo Deiana. Grazie a Rossella Fa, meravigliosi e straordinari interpreti e inquietos. Inquietos umere. Grazie per essere stati Grazie. con noi. Ricordiamo di iscriversi nel gruppo Inquietos su Facebook. Tra l'altro nel gruppo trovate tutti gli IBAN ai quali potete donare, giusto Sì, Tiziana? donate, rinunciate a qualcosa. Anche perché tra un po' siamo in zona gialla. Dai, Beh, dai, andiamo un po' più veloci, ragazzi, dai. Perché siamo tra un po', non si può più uscire a mangiare sta pizza, quindi li diamo adesso. Diamoli adesso, tanto Ma poi soprattutto Zarantarotto. anche quelli che tuttora hanno il lavoro donano magari più di quelli che non ce l'hanno. Certo. O quelli perché che l'hanno no? perso. È giusto, Ma- sono d'accordo con voi. Allora, Chi abbiamo adesso? Abbiamo una straordinaria attrice di caratura internazionale che tutti ci invidiano, signori miei, la divina del nostro teatro, Lia Careddu. Lia Careddu. Ti avevo minacciato, l'ho detto e l'ho fatto. Lia, meno male che sei colorata perché noi pare sono intero, tutta è nero. La smetti di infierire? Vai, non lo so, vai. No. Cosa ci legge Lia? Posso dire che questo è un omaggio in forma poetica che arriva direttamente da Napoli. Sì. E l'autrice è una scrittrice, poetessa, attrice che si chiama Monica Nappo, che ci omaggia appunto con questo scritto e io ne sono una interprete. Sì, ho fatto io da ponte perché Monica Nappo è una mia amica, eccola qui, la vedete, una straordinaria interprete anche del cinema, conosciutissima sia in Italia che all'estero, ha scritto questa poesia di getto, l'ha scritta appositamente per Inquietos, quindi noi siamo felicissimi di questo suo regalo e abbiamo chiamato Lia a leggerla. E io vi perché ringrazio. Inquietos ci ha veramente uniti, È davvero, davvero. Allora lasciamo il palco a Lia, grazie dai, ragazzi, un va applauso bene, Lia dai. Careddu. La volpe e l'anello. Perfetto, l'applauso a Lia. La volpe vive mediamente tra i 2 e i 5 anni. L'anello nell'albero si crea perché il legno che l'albero produce in primavera è chiaro, mentre in inverno è scuro. Ogni anello è un anno di vita. L'anno scorso mi hai regalato un anello, ma non lo metto più. L'ho perso. L'ho tolto. Distrattamente. Adesso non ho più l'anello.
adesso non ho più l'albero. Pensavo durasse per sempre. E invece l'ho perduto. No, a Brusaneddu. Ogni 4 mesi i miei globuli rossi si riformano. Ogni 4 mesi per continuare a portare ossigeno al mio corpo. Per portare via dal mio sangue l'anidride carbonica. Forse mi è caduto. Non l'ho più. L'ho perduto. Non ho più l'anello. Non ho più la volpe. Non vedo più gli alberi. Ho bisogno di 10 anni per rigenerare tutte le cellule del mio scheletro. Dammi tra i 300 e i 500 giorni e il mio fegato si rinnova completamente. Ci vuole 1 anno per costruire un anello nell'albero. Una volpe vive tra i 2 e i 5 anelli. Ma non più saneddu. Ho perso la volpe, ho perso il cinghiale, ho perso il raccolto. Hai visto il mio anello? Bio l'asisi saneddu mio. L'ho perduto. Chi è alleato saneddu mio? Non l'ho più visto. Chi è alleato? Chi è? Chi è? Grazie Lia. Grazie a voi. Grazie. Bellissimo, bellissimo contributo. Felice, sì, e io sono felice di aver contribuito a questa magnifica manifestazione. Sì. Grazie. Grazie. È anche normale, è giusto anche commuoversi davanti a questi dolcissimi versi scritti da Monica Napo. Per fortuna ci sono gli artisti ancora, eh? Sì. Vero? Quanto ci manca al teatro? Moltissimo. Sei sicura? Se sento un pezzo come quello di Lia mi manca in maniera straziante, ci se mi credo. vedo sulla scena un po' meno, ma vabbè. Ma ricordiamo che siamo in diretta su Sardegna 1, salutiamo i nostri amici di Sardegna 1, grazie per aver accettato di essere inquietos anche voi. Ma adesso Tiziana, adesso dobbiamo lasciare la parola a chi tira le fila di tutta questa organizzazione. Ma perché non sono 2 donne? Ma assolutamente no, è lui, è uno solo, senza di lui nulla sarebbe stato possibile, Tiziana. E allora lo chiamiamo? E chiamiamolo. Tore Cubeddu. Buonasera Tore. È assolutamente vero che senza di te nulla sarebbe, stato possibile? Sì. Diciamolo. L'abbiamo detto, lo ridiciamo. Ti lasciamo la scena perché hai delle cose. in imbarazzo. Hai roba seria da fare. Andiamo, ragazzi. Oddio santo, ma Dai, questo qui, ma chi. Andiamo, dai. Chi se si longa sta. Intanto grazie. Non è vero, fate un applauso a loro. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Allora, molto rapidamente, apriamo una finestra con i sindaci, perché la cosa che ci sembrava più importante è che i sindaci e le istituzioni, chi adesso si occuperà della ricostruzione, avesse la parola e potesse dire qualcosa riguardo a quello che sarà. Per cui adesso, insomma, noi, ve lo dico, ma ci tengo, io sono di Seneghe, quindi per me il Montiferru è casa mia,
Con i colleghi siamo andati con Nicola Zori di UTG, con Elio, quando siamo con i miei colleghi, con Edoardo, siamo andati a girare le immagini, siamo saliti a Badde Urbara, poi da Badde Urbara alla Madonnina, siamo entrati a Cuglieri, da Cuglieri siamo andati a Sennariolo e Tres Nuraghes e abbiamo girato. E poi sono passato recentemente a Usellus, insomma. E sto cosa troppo mara de bie, ti olle su goro. Allora, ci sentiamo adesso la dichiarazione che abbiamo raccolto dal sindaco di Cuglieri. Ci tengo a dire una cosa, non c'è una parte, perché poi la chiacchierata col sindaco di Cuglieri è stata molto lunga, è anche commovente, perché sai, quando si perdono tutti quegli ulivi per un paese che basa la propria economia su quello è terribile. E poi abbiamo voluto avere anche la partecipazione di Maura Boi, che invece rappresenta l'associazione delle città dell'olio, è la rappresentante regionale, e anche loro adesso faranno la loro parte e questo sarà molto importante. Quindi ci vediamo questi due contributi e poi torniamo per sentire altri due sindaci. Il problema di Cuglieri, oltre ad avere il problema sulla zootecnia, su tutte le altre cose che hanno avuto gli altri comuni, abbiamo altri due problemi diversi. Uno è che il fuoco è entrato in paese, ci è entrato nel PIP, quindi quelle poche attività di tipo industriale che avevamo sono andate quasi tutte in fumo e oltre a questo abbiamo un qualcosa che è unico, che è il patrimonio delle olivi. È andato in fumo, io così a spanne potrei dire, oltre il 60% delle piante di olivo storico, cioè gli olivi storici di Cuglieri si sono ridotti, se va bene, al 40%. Quindi stiamo parlando di alberi centenari che anche dal punto di vista patrimoniale è molto difficile stimarli. Ma a parte questo, abbiamo qui un'unica azienda che vive solo ed esclusivamente del lavoro sull'olivicoltura, che però viaggia se tutta la parte che non è una parte legata alle partite IVA, ma sono i privati, resta in funzione, perché se io ho un mulino, se io produco olio e mi faccio pagare in olio anziché in denaro per molire le olive, è ovvio che tutto questo indotto, tutto questo andazzo qui risente del fatto che i piccoli produttori di olio che non hanno partita IVA non sono da prendere in esame come singolo proprietario che non ha partita IVA, ma come indotto che fa girare tutti quelli che hanno le partite IVA. In più, dal punto di vista del lavoro e dal punto di vista sociale, è un'ecatombe. Potatori, coloro che puliscono i giardini, chi fa la bacchiatura, chi fa i trattamenti, chi erpica, chi fa tutti i lavori che vengono fatti all'interno di un oliveto, sono tutti disoccupati. Perché 70-60% di oliveti in fumo significa che bisogna reimpiantare. Qual è la mia preoccupazione? La mia preoccupazione è che questa attività non sia stata, diciamo, centrata appieno, perché non basta dire qual è il danno patrimoniale, bisogna anche pensare a quello che è il mancato reddito. Nella zootecnia il mancato reddito sono morte 100 pecore, dispiace, 100 pecore sono 100 esseri viventi che se ne vanno, mi dispiace per le pecore, mi dispiace per il reddito e per tutto, ma io ne compro altre 100 e la primavera successiva le mungo. Negli olivi non funziona così, negli olivi funziona in un altro modo, funziona che l'olivo va rimesso in essere l'impianto, quindi tutto quello che è morto va tagliato e smaltito. Tutto quello che invece può sopravvivere va messo in sistema di recupero. Potrei farvi un elenco di tutte le attività che servono per fare o l'operazione del reimpianto o l'operazione del recupero. E su questo non c'è un progetto. Quindi se non c'è un progetto, questa cosa va a danneggiare la mia comunità. Peraltro, tenete conto del mancato reddito. Io metto l'alberello di olivo, se sono bravissimo, velocissimo, a novembre, e c'è una piantina. Posso mettere un olivastro,
perché magari è più forte una piantina d'olivastro che poi innesto magari dopo 1 anno, dopo 2 anni, o se no metto quelle in fitocelle, ma in un modo o nell'altro. Oggi, quando fai un impianto di questo tipo, non è solo mettere la piantina, devi scassare il terreno, lo devi rimettere a posto, devi fare le fosse per mettere l'alberello. Dopo che hai fatto questo devi prevedere un impianto di irrigazione che non è per 6 mesi, è per 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni, fin quando quelle piantine non sono in grado di vivere da sole. Quindi tutti quelli che reimpiantano hanno un mancato reddito minimo per 10-15 anni. Non torneranno a quel reddito o cambiano lavoro, o se no sono senza reddito. E questa è una cosa dal punto di vista sociale importantissima. Poi ovviamente a questo aspetto, che secondo me è un aspetto veramente molto molto pesante, aggiungiamo che abbiamo anche tutte le altre cose, aziende che si sono incendiate, 600 animali infossati, morti, patrimonio dal punto di vista diciamo della fauna danneggiato, cervi morti, mufloni morti, cinghiali morti, cani morti che non sono riusciti a scappare e così via. Quindi tutte queste altre cose, oltre che agli oliveti, fanno di Cuglieri in questo momento veramente un territorio che può essere paragonato solo ed esclusivamente a quello che succede durante un'alluvione. Purtroppo per la norma l'alluvione ha delle regole che permettono finanziamenti di un certo tipo, l'incendio non ha questo tipo di approccio. È ora che si comincia a pensare che l'incendio, quando ha queste dimensioni e questa cattiveria, questa velocità, venga paragonata a una catastrofe naturale come tutte le altre catastrofi naturali. A quel punto si possono anche recuperare delle risorse e far sì che chi ha subito il danno possa essere ristorato. L'Associazione Nazionale Città dell'Olio è al fianco dei soci della Sardegna. Ringrazio gli amici di Inquietos per aver sviluppato questa importante rete di solidarietà al fianco dei comuni sardi colpiti da questa immane tragedia. Le città dell'olio italiane sono vicine all'Unione dei Comuni Montiferru, Alto Campidano, alla città di Cuglieri, storica socia dell'associazione, e a tutti i soci sardi colpiti dal terribile incendio che ha distrutto migliaia di ettari di terreni vocati all'olivicoltura e costretto migliaia di persone a mettersi in salvo. Ci addolora moltissimo sapere che le fiamme hanno distrutto anche l'olivastro millenario Sadancamanna, simbolo della città di Cuglieri. Un brutto colpo per l'economia locale legata all'olivicoltura e al turismo dell'olio, a cui dobbiamo reagire tutti insieme. Ci siamo già attivati come associazione nazionale per fare pressione affinché si prendano provvedimenti concreti a sostegno del settore olivicolo. Nelle prossime settimane sarà fondamentale e decisivo dare supporto e fiducia agli olivicoltori nel difficile processo di ricostruzione. Bene, grazie. Gli facciamo anche un applauso se posso. Lo dico grazie a Maura, che insomma è una persona che conosco da tanti anni e conosco l'impegno, ma vedere il sindaco di Cuglieri mi ha raccontato che quando hanno evacuato le persone vedevano sul Monte Sozu, vedevano il fuoco che scendeva, in 20 minuti era in paese, in altri 20 minuti ha fatto altri chilometri, è arrivata a Sennariolo. Dovremmo avere adesso in collegamento il sindaco di Usellus, Fabrizio Cao, dovrebbe esserci anche Giambattista Ledda, forse aveva un po' di problemi con l'audio, riusciamo magari a recuperarlo dopo. Chiedo a Nicola in regia se abbiamo... Ecco Fabrizio, mi senti? Attiva l'audio così ti sentiamo. Eccoti, ora sì. Allora, intanto, sì, si sente benissimo, grazie Fabrizio. Allora, sono molto contento che tu sia qui con noi perché si è parlato tanto degli incendi giustamente del Montiferru, dove sono andati in fumo circa 33.000 ettari, però è anche vero che anche la Marmilla ha subito un duro colpo, in particolare il paese di Usellus, e quindi ci tenevamo che Fabrizio portasse una testimonianza. Quindi Fabrizio, ti chiedo cosa è successo, com'è la situazione? Allora,
Mi sentite? Sì. Sì, vai. È inutile dire che ore assolutamente di terrore, perché comunque vedersi arrivare il fuoco praticamente ai piedi, a un passo dalle case, sono state ore veramente indescrivibili. Chiaramente è passato quei 10-15 minuti in cui il fuoco è partito da una frazione e si è spostato verso il monte, quindi ha fortunatamente evitato mi ha evitato l'evacuazione delle case, ma a un certo punto la disperazione si è rivolta verso la nostra foresta, che è poi il nostro cuore pulsante, insomma, del nostro territorio. Lì tutto si vedeva quasi perduto, perché non si immaginava che il fronte del fuoco andasse così spedito. Fortunatamente il danno l'ha fatto, ha fatto danni immani dal punto di vista naturalistico e parecchi danni anche alle aziende zootecniche e agricole. Però forse la fortuna di un vento forte, di una giornata terrificante ha fatto sì che comunque il fuoco camminasse spedito in linea molto verticale, quindi ci ha risparmiato, perché io per le prime mezz'ora, quarto d'ora di quando ero in contatto con gli elicotteristi ero quasi sicuro di dover evacuare il paese, eravamo proprio veramente a 20 metri, quindi di conseguenza sono stati attimi veramente di terrore. Poi chiaramente il tutto si sposta adesso a quello che è la conta dei danni, che comunque sono veramente importanti sia per le aziende zootecniche e ripeto dal punto di vista naturalistico c'è un disastro immane che lì dovremmo capire e quantificare soprattutto come mettere mano. Chiaramente il comune di Usellus, quello di Villaverde e quello di Villa Urbana non sono in grado assolutamente come enti di ripristinare e rimettere in fruibilità quelle zone, quindi chiaramente servirà una grossa mano da parte di tutti e soprattutto delle istituzioni che non ci dovranno lasciare da soli in questo momento, e tutti voi che avrete volontà di darci una mano sono ben accetti, insomma. Grazie mille Fabrizio, noi da qua ti mandiamo un grande abbraccio e sotto di te stanno scorrendo il Libano adesso e speriamo che tanti aiutino. Citiamo anche recentemente il Festival a Regini, lì a Ussaramanna e Villanova Forru hanno fatto anche loro una piccola donazione per quello che hanno potuto, è stato penso anche quello importante e così credo che tutte le comunità si stiano muovendo. Grazie mille, grazie Fabrizio, Asibie con saluti. Altrettanto, grazie a tutti per la vostra partecipazione, soprattutto gli artisti e tutte le persone che sono coinvolte in questa manifestazione. Grazie. Ancora, forza. Grazie. Ciao. Allora, noi invece, forse adesso Nicola mi ha detto che dovremmo avere anche Giambattista Ledda, che è invece il sindaco di Sennariolo. Ce l'abbiamo. Ciao Giambattista. Mi senti? Si senti? Apri il microfono, forse ce l'hai staccato? Forse abbiamo ancora un problemino di audio. Vediamo. Mi senti ora? Sì, io vi sento. No, facciamo così Nicola, chiudiamo qua il collegamento, ci guardiamo altri 3 interventi che sono quelli del sindaco di Scano Montiferru Antonio Flore, il sindaco di Tresnurages Gianluigi Mastino, il sindaco di Bonarcado Francesco Pinna e poi vediamo se riusciamo a recuperare, perché ci teniamo tutti moltissimo, anche il contributo di Giambattista. Allora ci vediamo i contributi e poi torniamo. Saluti a tutti. Io sono Antonio Flore, sono su sindaco di Scanu. Promorese di un impegno non posso essere presente con bisatteros, ma boschelzo tornare in grazias pos impegno, chelzo tornare in grazias a tutti os artistas e massimo a tutto a Torre Cubedo prosordinzo de questa manifestata de importu sinzada da esa solidariedade. E a noi siamo inquietos per questo fogos che distruene sa Sardegna, inquietos contra sa mano criminale che si guarda in disegusu de queste azioni
inquietoso contra chi si da pintare so sardos in una visione stereotipata e autocolonialista, sempre all'uminio in mano prontos per distruggere la propria terra. Ma noi sì creimoso che la Sardegna vera si è cussa de oe, una Sardegna marcata da sa fratellanza e da sa solidarietà. Pro custu vos torramos in gracias e volmando un abbraccio umano. Unidos podemos vincere. Purtroppo i danni sono stati incalcolabili, è una devastazione totale dai pascoli agli oliveti, ai vigneti, il territorio anche del rimboschimento. E devo dire che c'è stata una solidarietà commovente da parte di tutti, sono venuti in aiuto soprattutto di chi ha perso gli animali e di chi ha perso il pascolo. Però adesso è assolutamente necessario che la Regione, gli enti preposti, lo Stato intervenga per una ripartenza, perché se non si inizia subito sappiamo bene poi come vanno a finire queste cose. Abbiamo veramente necessità di aiuti per ripristinare o iniziare a ripristinare questo territorio che è andato veramente, ripeto, devastato completamente dall'incendio. Ciao, buonasera a tutti, sono Francesco Pinna, sono il sindaco di Bonarcado. Come tutti voi saprete, o molti di voi sapranno sicuramente, è il paese del Montiferru da cui è iniziato quell'incendio che ha funestato poi alla fine tutto il territorio del Montiferru. Sono circa 15.000 ettari ormai stimati, il territorio che è stato percorso da questo incendio e che quindi con grossi danni sia al patrimonio forestale che alla fauna, ma anche al patrimonio e ai beni delle persone, con paesi minacciati appunto dall'incendio, qualche diverse case evacuate e ancora non si vede la fine degli effetti di questo disastro. Inquietos, Uniti per la Sardegna, il nome che avete dato a questo evento e nessun nome potrebbe essere più adatto, perché è vero, è così, lo siamo e lo dobbiamo essere, inquietos, cioè agitati, non siamo tranquilli. Adesso la nostra opera deve essere votata a tenere accesi i riflettori su quello che è successo, far sì che quello che è un evento straordinario, una calamità straordinaria, non si trasformi in qualcosa da gestire a livello ordinario. Quindi ben vengano manifestazioni di questo tipo di eventi che contribuiscono a tenere accesi i riflettori e che il tema rimanga sempre quello della Sardegna, dei nostri territori e di quanto c'è ancora da fare e che si deve fare. Io ringrazio tutti quelli che interverranno oggi o che sono già intervenuti e che contribuiranno comunque, gli artisti, i giornalisti, attori, tutti coloro che ci stanno dando una mano in questo momento, che hanno dimostrato grande sensibilità. Quindi grazie a tutti. E da parte nostra, io parlo anche per i miei colleghi sindaci, continueremo ad essere inquietos perché continueremo a dare sempre comunque battaglia su tutti i fronti, perché è una cosa che non possiamo permetterci di abbassare la guardia né adesso né nei momenti futuri. Quindi grazie ancora e buona serata a tutti. Allora, ringraziamo tutti i sindaci che si sono collegati con noi, hanno fatto il loro video, poi dovremmo cercare di recuperare un sindaco, vero Tore? Ok, adesso abbiamo un artista che io conosco da sempre, diciamo che lui è uno di quelli che ha iniziato con noi della Pola, lui è un artista napoletano che ha deciso di vivere in Sardegna, è diventato più sardo di noi, da 25 anni fa una trasmissione seguitissima per la strada, da 25 anni tutti il periodo di Natale organizza questa bellissima gradinata piena di doni per tutti, non ha bisogno di presentazione, lui è Gennaro Longobardi.
Ho sbagliato, scusa Gennaro, Buonasera. invece di dire la scalinata ho detto la gradinata, che quella è un'altra trasmissione. Togli la mascherina però, dai, sbendati. Oh, eccoci qua. Allora, quindi è la scalinata di Bonaria che tu da 25 anni, insomma... Beh, grazie, allora mi metto qua così. Sì. Grazie ai sardi Certo. riusciamo a donare a tante famiglie bisognose da tanti anni e poi ultimamente si sono uniti tanti comuni della Sardegna. Pertanto il miracolo di Natale è aumentato, meglio così. Meglio così, un po' come Chietos. Ecco, Piano io piano- devo essere sincero, sarò contento quando non si farà più il miracolo di Natale perché vuol dire che non c'è più Che non bisogno. c'è più bisogno, ma insomma, Però- penso che purtroppo si farà ancora per tanti anni. Allora, Gennaro, tu sei qui oggi per regalarci una breve poesia che tu hai scritto. Allora, il preambolo è molto semplice, non so, faccio come quelli che fanno, sarò breve, poi No, facciamo no, notte. certo. In realtà ho riniziato il giro dei comuni della Dei comuni, Sardegna. che tu hai già fatto. Nel 2003. Nel 2003 In 2 anni vi girai 377 comuni. E quindi abbiamo iniziato sotto pandemia e ho portato nelle case diciamo i colori della Sardegna, ho portato un po' di storie, un po' di leggende, tanta bella roba. Chiaramente con questo che è accaduto, questa grande tragedia, io ho vissuto in prima persona, è come se avessi, fra virgolette, perso un amico. Un lutto, insomma, Esatto, è sì. un po' come tutti quelli che conoscevano quella bellissima... Quel bellissimo ulivo secolare. che appunto mi avevano portato a vedere e rimasi talmente affascinato e quando è successo questo gli ho voluto dedicare 2 righe. E noi sentiamo le tue righe. Grazie. Gennaro Longobardi. Forse c'è anche... Eccolo qua. Ciao, ci siamo conosciuti a Cugliari martedì 1 giugno 2021. Erano le 9:15. Ho avuto l'onore di vederti, di poterti osservare da vicino, di trovare un attimo di tempo e riflettere sulla tua esistenza. Tutti i tuoi amici, appena mi hanno portato da te, erano orgogliosi di presentarti e quando sei apparso davanti ai miei occhi ho capito perché. Una creatura affascinante, millenaria, che ha fatto compagnia a chissà quante anime innamorate e fatto giocare quei bambini che ora da adulti raccontano la tua leggenda. Una creatura che ha resistito al tempo, finanche alle guerre. Hai regalato imponenza al paesaggio circostante e hai, con la tua presenza, regalato stupore ai visitatori, compreso me. Oggi so che sei stato tradito, ferito e mentre resistevi al fuoco hai dovuto vivere e ascoltare anche i gemiti dei tanti animali che tentavano di salvarsi, di scappare e trovare riparo. Tu no. Tu eri ben radicato in quel terreno, ti sei aggrappato alle tue radici che seppur vecchie hanno combattuto, pur stando ferme. Non ti nego che vedendo adesso la tua foto mi sento ferito e addolorato come te, come tutti, ma ti dico una cosa. Sei nato in una terra abitata da gente forte e fiera e tu la rappresenterai ancora una volta alla tua maniera, risorgendo dalle ceneri, aiutato da uomini buoni che te lo devono e lo faranno. Io ti faccio una promessa. Cercherò di invecchiare il più lentamente possibile affinché possa ritornare da te e riscoprirti affiorato dalla terra. Io so che ci riuscirai. A presto. PS, anche tu, aspettami. Grazie Gennaro, Grazie. è stato un bellissimo momento, insomma, grazie. Un uomo straordinario che sa cosa vuol dire donare e infatti vi invitiamo a donare, non dimenticatevi, donate, donate, donate. Ecco, donate. Donate. Grazie. E io prendo Gennaro e ce ne andiamo. E Andiamo. adesso... Arrivederci, buona serata. Grazie, Gennaro. E adesso c'è un artista straordinario. Sei emozionata? Sì, sono emozionata. Sei un po' carica? Sono carica. E lo presenti? Leader del gruppo musicale L'Armeria dei Briganti, costituisce il 50% del duo Philans Rock and Roll. È con noi Renzo Cugis.
Ciao, buonasera, buonasera. Mettiti qui in mezzo a noi. Al centro? Non canta questa sera. No, non canta. Che fa? Non canta. Io avrei cantato, però mi avete detto chi ci sarebbe stato. Se la fa, Claudia, Cherchi, Ti sei vergognato. Che senso ha cantare? Hai ragione, hai ragione. No, veramente sei uno straordinario cantante anche, ma stasera sei qui perché sei inquieto. Inquieto, mera, inquieto, mera. Mera inquieto. E quando sei inquieto, ti dico che non è usato. Non si Perché sa dice, a casa lo parla il sardo, mamma quando è arrabbiata. Quando è arrabbiata parla il sardo. È vero. Anche io, in tutto il mondo, dovunque io vada, quando sono arrabbiata, parlo in sardo. Oppure la lingua del posto in cui ti trovi, praticamente ti viene da dentro. È vero, però il sardo funziona sempre di più. Meglio. Sì, c'è un aneddoto infatti. Tiziana nel suo studio a Milano ha insegnato a tutti a rispondere al citofono. Non si può in dire. maniera un po' inquieta. Colorita. Sì, diciamo, rispondono tutti Kinigazue. Vabbè, l'ho detto, ragazzi, è successo. E allora, eccolo, lui non se la regge questa roba che due donne conducano. Andiamo, dai. Non si può chiacchierare un po' con gli artisti. Ci sono gli artisti in fila, abbiamo centinaia Renzo, di persone. Una poesia di Bruno Tognolini. Grazie. E quindi non dovete sprecare tempo con me, questo No, mi stai basta. facendo Sì. Geloso, Abbiamo la gente in fila. Sei geloso. Allora, in realtà mi hanno detto, vieni a fare qualcosa. Ho detto, una canzone? No. Far ridere? No. Ci sono già le Lucido, ci sono la Pola, eccetera, eccetera. Allora ho detto, vengo a leggere una filastrocca. Questa filastrocca in realtà è stata scritta da un signore abbastanza bravo. Si farà il ragazzo, si chiama Bruno Tognolini. Bruno Tognolini è uno straordinario autore di letteratura per l'infanzia, straordinario a livello nazionale e oltre, ma abbiamo anche la fortuna di avercelo tutto nostro perché è sardo. Ha scritto una filastrocca molto bella che non avrebbe voluto scrivere, che ogni anno torna ad essere molto attuale. È per gli incendi in Sardegna, fa parte di un libro, si intitola Rime Raminghe. Non la leggerò quella di Bruno e vi spiegherò anche perché. In ognuna di queste quartine però Bruno quando chiude la quartina dice fuoco la prenda, fuoco lo bruci, fuoco la mangi, giustizia ti prenda. Praticamente sono tutte maledizioni, anatemi quasi, che sono stati tradotti in maniera proprio letterale dal sardo, ma si sente la potenza di fuoco la prenda. Allora ho pensato che forse gli si poteva dare una voce in sardo a questa filastrocca e quindi mi sono dedicato, ci ho lavorato, l'ho voluta tradurre. Non sapevo come definire traduzione, adattamento, ma Bruno, che ha con mio grande piacere approvato questa versione, l'ha chiamata la traduzione poetica e fa così. Domus curiosa, de mundo mai biusu, domu de matza, de pedra de niusu, mamma de muta, olioni e zinnibili, fogu da vigiri. Patenti de ilici, castange e mutregu, babu de volla, de linna e di ottigu, nieddu che pici, prenda che lucidi, fogu da brucidi. Terra di arrocca, ruina di argentu, mamma de vogu, figlio de bentu, che canti se oprangesta, non si disappidi, fogu da papiri. Manu guara, chi poni si vogu, a brucia su mondo, scettivo gioco, chi su demonio, non di bodditi, giustizia di gorditi. Grazie. Grazie. La chiusa si poteva fare un po' più edulcorata, ma non era il caso. Non importa, insegneremo anche questa nello studio di Milano. Come si dice? Canducciori. Cioliri, grazie per la tua partecipazione, grazie di essere stato un inquieto. Donate, grazie. Vedete sempre in sovraimpressione. Gli IBAN sono in sovraimpressione, ma se siete stanchi di guardare, andate sul gruppo di Facebook, dove li trovate rilassatamente e li potete ricopiare per benino con calma. Sì, infatti c'è tempo. Adesso con noi stasera è d'obbligo annunciare un'altra signorina, va bene, signora. È con noi Claudia Sarrizzu, giornalista e saggista, che tra l'altro è media partner di questa serata con Globalist. Prego. Eccola. Ciao ragazzi, Ben trovata. Buonasera. Mi metto al centro, sì. Comunque, siamo nei profili sbagliati. Incrociamoci. Ok, bene. Ok.
Perfetto. Mi metto bene anch'io. Allora, grazie di aver partecipato anche come media partner a questo evento. Sono molto felice di averti qua. Cosa ci dici? Raccontaci un po'. Ma mi ha colpito molto quello che ha detto la collega Alessandra Quattrocchi quando ha parlato del fatto che delle isole si parli e si scriva, parlo ovviamente di noi giornalisti, soltanto quando succede una catastrofe, un po' come i paesi del terzo mondo. Ed è vero. Del sud purtroppo si parla poco e se ne parla male, e quindi quello che cerchiamo di fare a Globalist, che è un sito nazionale, quindi si occupa ovviamente di tutta Italia, però è dare risalto a tutte le regioni anche del sud e non soltanto quando succedono insomma questi disastri. Però ovviamente abbiamo dato molto spazio agli incendi perché era giusto raccontarli e soprattutto continuare a raccontare dopo le indagini, perché spesso ci fermiamo ai danni, ci fermiamo a quello che è il dolore, sicuramente la sofferenza, anche il racconto un po' morboso a volte della situazione attraverso le interviste a chi ha perso tutto, però poi ci dimentichiamo anche di raccontare chi è che è stato il colpevole. Esatto, quindi questo è importante. Claudia, ci riusciamo a raccontare chi è stato il colpevole o ci riusciamo sempre un po' a metà? Ci riusciamo a metà perché poi il giornalismo di oggi è un giornalismo troppo frettoloso, a cui interessa esclusivamente insomma un po' acchiappare click, e quindi magari ha meno interesse ad approfondire. Ecco perché è molto importante a volte scrivere libri, scrivere saggi e soprattutto approfondire in maniera, cioè fermarsi e cercare davvero di fare un'analisi, uno studio su un accadimento, in questo caso su un fenomeno che non è un'emergenza, ma purtroppo è qualcosa che, insomma, come abbiamo visto prima con Elio Artemalle, deriva anche dall'epoca della Carta dei Lugu. E tu hai scritto qualcosa? Sì, io ho scritto qualcosa però sulla prevenzione. Sentiamo. Le parole sono il mio lavoro, le amo moltissimo e oggi ne ho scelta una per tutti noi. Cura. Ha un suono gentile e l'abbiamo trascurata. Proprio lei che non è mai cambiata, che è rimasta immobile per rassicurarci. Cura viene dal latino cura. La lingua si trasforma, velocissima. Cura no. È un termine resistente. La usavano allo stesso modo secoli fa. Non è mai cambiato, perché diciamo è stato tenuto con cura da tutti noi. Ma come tutte le cose che resistono, che ci attraggono, ha sempre avuto un'ambivalenza affascinante, simile a quella che ha per noi oggi. Cura è innanzitutto il riguardo, la preoccupazione per qualcosa o qualcuno a cui teniamo, ma cura è molto di più di una semplice attenzione, perché non è frettolosa, istantanea. Ricordate la rosa del Piccolo Principe, che diventa importante proprio perché la cura che ci abbiamo messo per farla fiorire era qualcosa di importante, appunto. C'è una bella differenza tra essere attenti alle rose, interessarsi alle rose o prendersene cura. Sono azioni molto diverse. La cura è un processo, un progetto proiettato verso il futuro. Aver cura significa avere a che fare con l'altro da noi, aprirci al prossimo. La cura partecipa, non è zelo, educazione, buone maniere. La cura ha bisogno di personalità sensibili, di fautori dotati di empatia. L'aver cura di qualcuno o qualcosa significa coltivare la libertà, perché cura ha solo un vero e unico sinonimo, che è amore. Battiato lo sapeva molto bene e ci ha scritto la più bella canzone sull'amore, badate bene, non d'amore che esista. Ma purtroppo cura oggi, in mezzo alla pandemia, l'abbiamo travisata, costretta a un significato non suo. Cura come un'operazione che arriva dopo il virus, dopo il dolore, dopo la sofferenza. L'abbiamo usata come sinonimo di rimedio e mai, quanto in questi 2 anni, l'abbiamo tradita. Dovremmo arrivare prima che le cose si rompano. Dovremmo prenderci cura prima della salute pubblica. Chi fa politica dovrebbe prendersi cura del benessere dei cittadini. Ma per farlo, per onorare con gesti concreti questa parola che ha un significato profondo, bisognerebbe avere una personalità profonda, capace di provare complicità, condivisione, coinvolgimento. Preoccuparci di una mancanza
che non dovrebbe lasciarci indifferenti. Ci auguro dunque di essere all'altezza di questa parola, perché a lei ci aggrappiamo da 24 secoli, non per caso. È bellissimo essere qui oggi, per prenderci cura di chi è rimasto vittima di questi incendi. Gli ultimi in ordine di tempo, ma non gli ultimi per sempre, purtroppo. Ma ciò che dobbiamo imparare a fare da ora in poi è insegnare ai nostri figli e alle nostre figlie che la terra, la nostra matria Sardegna, ha bisogno di cure preventive, di attenzione metodica, di essere amata, ascoltata, rispettata, di governanti con una visione a lungo termine. L'epoca dei rimedi vorrei finisse oggi, qui con tutti voi e tutti noi. Vorrei ci prendessimo cura per mano, tutti insieme, di ogni ramoscello d'olivo, fiore di campo, sasso, tronco di albero, frutto o animale. Bruciare la propria nazione è molto più di un reato, è un abominio. Siate degni della parola cura, che è stata capace di aspettarci in tutti questi secoli. Siate degni di questa isola, che non ci meritiamo. Donate e promettiamoci che non permetteremo mai più che tutto questo accada. Grazie. Grazie di queste bellissime parole commoventi e noi ti promettiamo che avremo cura già con questa trasmissione. Abbiamo cercato di avere cura di tutto. Ma infatti io volevo dirvi grazie, veramente. Grazie per questa bellissima iniziativa e quindi speriamo insomma, che serva a portare più soldini possibili a una terra che ne ha bisogno. Grazie mille. Donate. Grazie Claudia. Grazie a Claudia che ha parlato di cura. Sì, ci ha dato il gancio, vero? Ci ha dato Tizi? il gancio perché qui adesso ospiteremo una persona che è ormai una rock star, ed è una che di cura Allora, io se ne intende. il tempo della suspense su questa persona protagonista della serata non lo taglio. Non lo taglio Va neanche bene? io. Perché devo dire un sacco di cose, devo dire che è il mio mito, devo dire che non stavo dicendo niente. Ecco, allora zitto e mosca, perché stiamo parlando di una persona che per le lucide è straordinaria, abbiamo lottato per averla qui perché stasera era impegnata anche Giustamente, con è sempre con impegnata. la TV nazionale e chiamiamo in palcoscenico Monica Pais, che di cura... Prego Monica. E di cura tu ne sai leggerissimamente esagerate. No, non siamo Noi esagerate. sì, siamo esagerate, siamo esagerate Allora, da una Monica vita. Pais, veterinaria e fondatrice della clinica Due Mari, conosciuta ormai in tutto il mondo, ha una, anche di più, ha una bellissima anche fondazione che è Effetto Palla Onlus. Allora, Monica è stata protagonista, una protagonista anche buona, l'eroina di questo incendio perché ha salvato moltissimi animali. Quanti ne hai visti? In primo luogo non è solo Monica, evidentemente, quindi è tutto l'insieme non solo del mio staff della clinica, ma anche e soprattutto di tutti coloro che ci onorano della loro fiducia e del loro aiuto, in effetti. Gli animali sono stati molti perché si sono scaglionati. Prima hanno cominciato ad arrivare gli animali da compagnia, chiamiamoli così, cani e gatti. Adesso metterò fine alla messa in piega fantastica che mi hanno appena fatto. E poi invece hanno cominciato ad arrivare animali, alcuni animali da reddito, ma per gli animali da reddito esiste sempre una corsia che non è esattamente preferenziale perché devono produrre un reddito e quindi quando non sono più in grado di produrre un reddito diciamo che ci si arrende più facilmente. Vengono abbattuti? Sì, ne sono stati abbattuti, in sincerità devo dire che non sono questi animali ad aver pagato il prezzo più alto e quindi esattamente oggi ero sulla montagna ed è veramente commovente, soprattutto averla conosciuta prima e in realtà è stato come un déjà vu perché già nel 94 era stato Sant'Ursurgiu, le antenne erano state già percorse da un incendio veramente
bruttissimo. In quell'occasione erano morte anche delle persone, di questo bisogna assolutamente dare ricordo di questa... Sì, ma ricordo, ma anche e soprattutto parlarne in funzione di questa volta, che invece non si è fatto male veramente nessuno. Sì, ma per noi gli animali sono come persone e quindi... Gli animali sono delle persone diverse, ok? Cioè Sì. non sono, nel senso che stare là di nuovo dopo 30 anni da quell'incendio nel quale noi eravamo saliti come veterinari ad accudire delle mufle che erano chiuse nei recinti di ripopolamento, è stato un po' un bagno di sangue, anche perché come sempre quando si è protagonisti di situazioni così drammatiche ti viene sempre da pensare che mai più tu ci vorrai tornare, che sicuramente verrà fatto qualcosa per impedire un'altra tragedia come questa, e in effetti invece non è stata fatto, malgrado l'accidentalità di questo immenso rogo, perché in primo luogo si parlava di 40.000 ettari, che è un'estensione incommensurabile, ma anche i 20.000 ettari che sono stati realmente percorsi dal fuoco sono veramente una quantità incredibile, sono numeri così elevati che uno non riesce neanche a immaginarli. E di animali selvatici? Animali selvatici poi hanno cominciato ad arrivare dopo, quando sono cominciate le bonifiche a terra, cioè quando ci sono stati gli uomini davvero, perché naturalmente fermare un incendio di queste dimensioni durante l'incendio è praticamente impossibile. Immaginate che con i 6 Canadair, che è un numero, cioè uno spiegamento di forze veramente impressionante, spessissimo l'acqua non riusciva neanche ad arrivare al suolo perché evaporava prima, perché le fiamme erano alte 40 metri. L'operazione di bonifica si fa al suolo, la fanno gli uomini con la zappa, perché devono arrivare al terreno nudo, perché se no riparte, ed è quello che poi è successo tra il primo e il secondo step dell'incendio. E qualche animale ce l'hai ancora in clinica? Sì, ho ancora qualche animale in clinica, ho animali che non sarebbero chiaramente sopravvissuti in natura, ho un po' di animali che per la visibilità della pagina sono diventati molto famosi, ho una volpe che è mezza volpe, quindi l'ho chiamata metà perché non La mi conosciamo tutti, abbiamo anche mandato le sue immagini sul gruppo Inquietos, se scorrete troverete metà, che è dolcissima e che... Non è tanto dolce, è una volpe. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, sì, esatto. Monica, però... quello che fai tu insieme a tutti gli altri, insomma, che ti seguono e non solo, insomma, tutti i veterinari, tutti quelli che fanno il tuo mestiere in questo modo, così generoso e così aperto, secondo me fate qualcosa di incredibilmente duro. E mi sembra un mestiere che io non riuscirei a fare, è un mestiere difficile, è un mestiere che con tutto l'amore del mondo io non riuscirei a fare. Voglio solo farti una domanda: come stai? Come sono stati questi momenti? Noi eravamo in vacanza, i primi 5 giorni di vacanza dopo 5 anni al mare da amici con una barca, sballonzonavamo sereni alla Maddalena. Venerdì sera sono cominciate ad arrivare immagini, filmati di amici, persone che vivevano qua, e subito dopo hanno cominciato ad arrivare messaggi disperati dei colleghi della clinica che stava succedendo il finimondo. In realtà noi che succedesse il finimondo là non ci eravamo resi conto, poi le immagini erano da fine del mondo sul serio, e lì abbiamo capito che la situazione era più che drammatica. Però vi dirò una cosa, chiunque agisca da un punto di vista professionale sa che la professionalità è fatta anche di freddezza e non c'è molto spazio, sai, per l'autocommiserazione, perché ti rimane negli occhi e nella sensazione l'idea che tu possa veramente fare la differenza in quell'occasione, anche piccola, no? Anche per una volpe che... Tra l'altro a me piacciono molto questi animali e do molta visibilità perché sono animali considerati addirittura nocivi, sono animali pericolosi. In effetti dietro ogni essere vivente, a qualunque specie appartenga, c'è un mondo che le persone spesso non conoscono o è misconosciuto. Io cerco di fare questo dalle pagine della clinica. E poi ho una cerva
ho avuto tanti animali, quelli che ce l'hanno fatta, ok. Cani e gatti spesso li abbiamo restituiti ai proprietari, che alla fine sono venuti fuori. Sono rimasti in clinica questa mezza volpe, 5 cinghiali, e vi assicuro che curare 5 cinghiali ustionati non è una passeggiata di salute, che però contiamo di aggiustare. Una cerva che è stata soccorsa da dei cacciatori, che sembra un ossimoro, no? Sì, è un ossimoro. Sì, però di bello c'è che questa è una battaglia che si combatte tutti insieme, soprattutto mettendo in campo delle forze che conoscano il territorio, perché senza conoscenza del territorio immaginatevi quanto è vasto un incendio di 20.000 ettari, non si può arrivare ad aiutare soprattutto i selvatici, che sono quelli che al di fuori da ogni incensimento, al di fuori di ogni conteggio, hanno pagato secondo me il prezzo più alto. Benissimo, grazie della tua testimonianza, per noi rimani sempre una rockstar. Ti accompagno. Scorrete le pagine Facebook anche di Clinica Due Mari e di Effetto Palla Onlus e donate anche a queste associazioni. E adesso abbiamo una surra, come dicono a Cagliari, di videoappelli degli Inquietos. Questa è una testimonianza perché voglio essere vicino alla mia terra, la Sardegna, ma soprattutto essere vicino agli abitanti delle zone colpite da questa catastrofe degli incendi che ci portiamo dietro. Per cui aderisco molto volentieri a questa iniziativa Inquietos, perché credo sia importante che anche gli artisti, le maestranze, gli uomini di cultura si esprimano e mostrino la loro solidarietà verso i fratelli appunto delle zone colpite da questa piaga che ci trasciniamo dietro da tanti anni degli incendi. Per cui grazie a questa iniziativa si raccolgono dei fondi che vanno direttamente alle strutture e ai comuni colpiti, per cui mi raccomando, siate generosi perché c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Inquietos, uniti per la Sardegna, donate, donate, donate. Ciao. Prendiamoci per mano per formare una catena di donne e di uomini, un giro tondo intorno alle terre bruciate. Abbracciamo insieme queste terre per esprimere tutto il nostro calore per le comunità ferite dal fuoco. Sì, tutto il nostro calore che non produce né morte né cenere, ma un grande affetto, una grande comprensione per chi col fuoco ha perso tutto. E comunichiamo al mondo intero che la Sardegna, con la sua grande solidarietà, riuscirà a far rinascere i territori così duramente aggrediti dalle fiamme. Inquietos, unite e uniti per la Sardegna, donate, donate, donate. Ciao, sono Emanuele Contis e sono oggi qua vicino ai miei alberi come gesto simbolico. Mi ritrovavo anch'io vicino alle zone colpite in quelle maledette giornate e ho respirato l'odore del fumo, la rabbia, la disperazione delle persone. Ecco perché sono particolarmente felice di far parte col mio piccolo contributo di questa iniziativa, di questa paradura dell'arte, insieme a tante artiste e artisti che stimo tanto. Quando mi hanno chiesto di partecipare a questa iniziativa, ho applicato quella che per me è la legge della A. Tutte le cose che solitamente mi piacciono finiscono in A. Le mie figlie Luna, Anna, la musica, la terra e in questo caso Inquietos uniti per la Sardegna. Ecco perché vi chiedo a tutti di dare un piccolo contributo, partecipate numerosi e mi raccomando donate, donate, donate. Ciao a tutti. La mia Sardegna brucia e il mio cuore sanguina. E tu, assassino di un'isola fantastica, non hai occhi da commuoversi per la sua bellezza. Non hai olfatto per sentire il suo cisto e le sue ginestre. O hai un cuore più duro del nostro granito. No. Le fiamme dell'inferno non ti sono lontane. Grazie. Grazie per aver organizzato questa serata. Grazie a tutti voi per la vostra generosità. E un abbraccio forte a tutti i comuni colpiti. Inquietos, uniti per la Sardegna, donate, donate, donate.
aiutate chi ha bisogno. Paolo Fresu. E adesso Se vi è calata la palpebra, Esatto. adesso è il momento di riattivarci. Sì, perché con noi Rich Tarantino, cantante giovanissimo, artista poliedrico elettropop, è troppo difficile da dire. Ha vissuto in Asia, dove si è formato anche come regista di videoclip e spot pubblicitari. E con noi Rich Tarantino canta Vuoto. Oggi tu non dovrai aspettarmi, sarò in anticipo da te. Aspetterò almeno un'ora, immaginando quel caffè. Continueremo tutta la sera. Tra birra e cenere ne affonderemo. Non voglio parlarti di me, ma voglio sentire di te. Ascolterò tutto quello che hai vissuto senza di me. E adesso dimmi tutto. Parlami ancora di quel vuoto. E adesso dimmi tutto. Parlami ancora di quel vuoto. 3, 2, 1. Parlami ancora di quel vuoto. Vuoto. Vuoto, vuoto. Vuoto, vuoto. Vuoto, vuoto. Parlami ancora di quel vuoto. Vuoto. Vuoto, vuoto. Vuoto, 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 vuoto. Vedi come mi sento vuoto, vuoto. Questa vita non è più un gioco. Mi sono riperso in questo vuoto, vuoto. Non c'è speranza in questo luogo. Non vedi che non sono felice, io non chiedo aiuto. Non vedi che io sto crollando, sembri sordo muto. Non ho più voglia di parlare, questo caso è chiuso. Son culo, chiudo questa porta, è un ultimo saluto. Non piango più ora, l'anima è nera. La mia bilancia sembra più leggera. Continueremo sì tutta la sera. Tra birra e cenere la mia preghiera. Non piango più ora, l'anima è nera. La mia bilancia sembra più leggera. Continueremo sì tutta la sera. Tra birra e cenere la mia preghiera. Let's go. Parlami ancora di quel vuoto. 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 Grazie, grazie mille. Rick Tarantino! Grazie. Sei quieto? Molto quieto. Molto? Grazie mille, Grazie a te per la tua Ciao. bellissima canzone, grazie. Io mi voglio collegare un attimo con Radio Studio One per sapere se tutto è a posto da quelle parti. Se sono ancora svegli, siete svegli? Marioana, non so se mi sente. Ricordo che siamo in diretta su Radio Studio One, su EIA TV e dalle 21 su Sardegna 1. Mi sentite? No, perfetto. Allora sono andati a letto? No, ci sono. Nel frattempo io direi di lanciare il Elio Artemalle che legge altri 2 articoli tratti dalla Carta dei Logu. Prego. 47. De vogo in laori messado. Item ordinamus, che se alcuna persona ponnere vogo studiosamente al laori messado, ovvero a messare, o a bingia, o a orto, ed esti indi binchidu, paghi di promacchisia l'irasa in banca,
e il danno chi l'avere fatto. E se non pagherà ipso o attero prosè, seguiti silli sa mano destra. I tisos giurados siano tenutos de provare e detenne sus malufactores e gussa pena chi narra su secondo capitolo. Quarantotto. De vogo in villa. Volemus et ordinamus che se su vogo che s'ha da ponne in sa villa, over in sa abitazioni de sa dita villa, chi vazza perdimento, sian tenuto soscuradores ciascaduno in sa curatoria sua e issos ufficialis chianti sa villas a feu. E issos ufficialis, o armentargios de sas villas issoro, debbiano andare a preziare su danno che era verificato su vogo, con sos meggios omines de sa villa, e de bene a sa corte, de inde a diese bindighi a denunciarello a sa corte nostra appena de pagare su curatore a sa corte liras 20 chimbi. Quarantanove. De s'addoa pro guardia de su vogo. Constituimus et ordinamus che sas villas che sunt usadas de vagere s'addoa pro guardia de su vogo debbiano la vagere s'addoa secondo che fu usato pro temporale, ciascaduna villa in s'abitazione sua. E chi non la viri vatta pro Sanctu Pedro de Lampadas paghi soddus dechi per omini. E sa villa che dà la faghire e fa zattilla che vogo non la barichi di s'addoa. E se vogo la baricata e fa che perdimento, paghi sa villa soddos dechi per omini, secondo chi è usato. E il suo curatore liras dechi a sa corte. E se il suo curatore comandari da su giuratus, over a sus atter omines de sa villa de vagere sa dictadoa, e non la vagerente. Pagenti comunalmente sa pena che devia pagare su ufficiali e con su ufficiali sia libero. Ringraziamo Eliartuno Artemale per questi bellissimi contributi video che insomma, sono 5 articoli della cinque Carta articoli del della Carta dei Logu che insomma vale la pena. Una cosa bella, no? Ti dice, tu devi fare le linee per proteggere il fuoco, dal fuoco il Certo. paese. Non le fai, paghi. Se è colpa tua, ti taglio una mano. Ecco. Cioè fa parte di Se un'azione amministrativa. fosse attiva questa cosa sarebbe... Ascolta, io volevo salutare un secondo, poi ti lascio la parola. Gli amici di Radio Studio One che prima erano addormentati, siete svegli? Mi sentite? Eccoli qua. Mario, Pina, Michela, mi sentite? Perfetto, non ci sentono. Quindi Tore... Sono in diretta, Sono vedi, in diretta, tranquilli. loro stanno parlando tranquilli. Va bene, io ti lascio il palco per un altro momento. Prima non siamo riusciti a collegarci col sindaco Di Sennario, lo siamo molto dispiaciuti. e lo moltissimo. salutiamo, purtroppo problemi di linea, non siamo riusciti, però avremo modo magari di mandare un suo Assolutamente. contributo video all'interno della nostra pagina. Prego, Tore Grazie. Cubetti. Allora, dovremmo avere in collegamento, chiedo a Nicola in regia, Giuseppe De Logu, che oltre a aver lavorato tanti anni nel corpo forestale è autore di un libro fantastico che si chiama Dalla parte del fuoco, che credo sia anche oggetto di spunto per Enrico Pau. E intanto eccoti qua. Giuseppe, scusami, ti abbiamo fatto aspettare tanto, ti abbiamo visto tutto il tempo collegato, speriamo di averti tenuto almeno compagnia. Poi chiedo di raggiungermi qui sul palco anche a Marco Zurru e poi chiedo anche qua di venire sul palco come Daniela Pani della Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna. Facciamo una piccola tavola rotonda per discutere un po' di questioni inerenti l'argomento. Benvenuti, un applauso a loro, un applauso anche a Giuseppe che è in collegamento. Allora, vorrei iniziare da Giuseppe. Forse Nicola gli diciamo di attivare l'audio, Giuseppe non lo sentiamo. Sentite? Sì, perfetto adesso. Allora, Giuseppe, ti
ti affidai sempre in sardo, vuoi dire tu, non so male che italiano, però dai, a questo giro ci accontentiamo della lingua italiana. Il tuo libro ha come sottotitolo Il paradosso di Bambi. Ci spieghi velocemente di che cosa si tratta? Grazie dell'opportunità di essere con voi, è una bellissima iniziativa e anch'io mi associo all'appello di donare, e anzi direi doniamo, assumiamoci anche quel pezzo di responsabilità individuale. Il paradosso di Bambi è un'idea che mi è venuta nel 2010 quando ebbi l'opportunità di fare un viaggio di studio negli Stati Uniti per conoscere le realtà dell'uso del fuoco prescritto nelle comunità statunitensi, dalla Florida all'Idaho e al Montana. Ho visitato tra l'altro le realtà delle comunità, delle popolazioni native che sono gestori dei boschi, e una delle cose che loro fanno normalmente per mantenere il bosco in sicurezza è quello di usare il fuoco prescritto, naturalmente pianificato, progettato e realizzato con criterio e con grande abilità. Perché il paradosso di Bambi? In quell'occasione incontrai un ingegnere della Walt Disney che, andato in pensione, si era occupato di progettare la sicurezza di un villaggio turistico, anzi un villaggio residenziale in mezzo ai boschi del Montana. E lui disse questo: il danno grande che ha fatto il cartone animato di Bambi è stato gigantesco, perché ha introdotto l'idea che il fuoco sia un'invenzione dell'uomo e non invece una componente della vita naturale. Quel film è la esemplificazione della nostra rottura culturale col maneggio del fuoco che in 1.800.000 anni da cui l'uomo è presente sulla Terra abbiamo maturato. Quindi il mio invito è ad un ritorno, ad un rapporto sano col fuoco, ad un uso sano del fuoco come strumento anche di basso costo per poter migliorare la sicurezza dei nostri territori, che, si badi bene, sono infiammabili per natura. Noi viviamo in un territorio che d'estate è infiammabile, tutto il Mediterraneo lo è, e dunque non vi sarà sfuggita la concomitanza degli incendi in Sardegna con quelli dell'Algeria, della Turchia, della Grecia e anche del Sud Italia, perché si sono determinate condizioni meteorologiche particolarmente difficili in cui l'infiammabilità della vegetazione mediterranea è stata esaltata e purtroppo in questo caso condotta anche ai risultati che abbiamo visto. Grazie, sì, è così. E poi questa cosa dell'aver criminalizzato il fuoco fa pensare, perché in realtà se proprio dovessimo posantarughi, no, si bruciano le stoppie, cioè il fuoco fa parte della nostra vita. Chi lavora in campagna usa il fuoco, non è una cosa, un corpo estraneo a chi sta in campagna e lavora in campagna. Sicuramente poi dopo torniamo su questa cosa un attimo con Giuseppe, perché uno degli argomenti sicuramente è l'abbandono delle campagne. A tal proposito, intanto chiedo a Nicola, dovremmo avere anche delle slide per il professor Zurru. Chiedo invece a Daniela, tu stai nel centro dove si calcolano i rischi, ecco, mettiamola così. È vero che a volte i rischi sono incalcolabili, nel senso che chi può dire che in una giornata di maestrale un pazzo butti una tanica di benzina, cioè, ci sono degli eventi comunque che non si possono comunque controllare. Ma quanto invece si potrebbe controllare e cosa bisogna fare per controllare di più il territorio? Sì, grazie. Intanto vorrei salutare Giuseppe, grande maestro. Ciao Giuseppe. Maestro del Vogo. Grande maestro per tutti noi. Vero, allora, ci sono delle parti che sono prevedibili e quelle hanno a che fare con le variabili meteorologiche che sono note, la temperatura, il vento, l'umidità, che sono i tre elementi fondamentali che si studiano
e che si valutano per comprendere quale può essere il livello di criticità sul territorio. Giuseppe l'ha appena detto, la concomitanza di fenomeni incendiari e di fuoco nelle regioni nordafricane, così come nella Sardegna, che insomma dal punto di vista climatico non cambiano. E l'evento di cui stiamo parlando era stato ben delineato, cioè dal punto di vista meteorologico era chiaro, e noi c'eravamo già e già avevamo detto attenzione, si stanno per verificare delle situazioni meteorologiche tali per cui quei territori saranno veramente ad alto rischio. Eravamo in un momento della stagione in cui la vegetazione era molto stressata, cioè c'era già stato tanto caldo, quindi bisogna anche pensare a questo, cioè la capacità della vegetazione di reagire a tali temperature o anche un fuoco. E poi, altra cosa, è vero, il maestrale è un vento forte che spesso e volentieri noi associamo appunto all'evento incendiario, ma in quel caso lì, Giuseppe può confermare, in realtà erano lo scirocco e il libeccio che sono i venti terribili per gli incendi, e in quel caso lì ancora di più c'è stata un'evoluzione. Posso dire, forse proprio quel vento ha salvato il bosco di Seneghe, Esatto. perché invece di essere maestrale ha spinto verso il nord. Esattamente, e in quel caso c'è stata l'evoluzione dallo scirocco al libeccio. Al di là di questo c'è il fattore umano che non è prevedibile, e il fattore antropico è quello che per la maggior parte dei casi genera, poi crea o innesca delle catastrofi come quella che è avvenuta, che se raggiungono quei livelli sono veramente difficilmente controllabili. E noi, per esempio, in Protezione Civile, che eravamo in piedi con tutti quanti per giorni e giorni, e avevamo il nostro braccio armato sul territorio, avevamo 7.500 persone che cercavano di arginare un fronte che abbiamo calcolato essere di 80 chilometri, un fronte di 80 chilometri per fiamme mediamente alte 30 metri. È un evento che mette in pericolo anche chi sta aiutando, e quindi c'è proprio la preoccupazione doppia di cercare di gestire qualcosa di quasi ingestibile, con il problema di salvare prima di tutto, e questo è l'articolo 1 del Codice della Protezione Civile, la vita, i beni, gli animali. C'è stato un sindaco, qualche sindaco prima, che ho sentito tutte le loro testimonianze, noi stiamo parlando continuamente con loro dal primo istante, ha detto quasi paragonabile ad un'alluvione. Con tutto il rispetto, io penso che sia peggio, perché il fuoco ammazza la vita, e l'alluvione oblitera il territorio, la superficie, distrugge i beni. Il fuoco fa molto di più, quel fuoco ha fatto molto di più, perché ha modificato i suoli, ha modificato i suoli preziosi del Montiferru che davano, e lo sappiamo insomma, quanto preziosa e quanto produttiva e quanto proprio pregiata era la produzione agricola o comunque insomma del territorio nel Montiferru, e lì adesso i suoli sono stati cotti e trasformati per 2 metri di profondità, e questa è una cosa che dà contezza del danno, cioè noi abbiamo perso una risorsa, ma una risorsa che abbiamo perso il futuro con quel fuoco. Sì, fa molto pensare. Io leggendo il libro di Giuseppe, ma anche parlando tanto con lui, ho ragionato, nei giorni immediatamente successivi io ho scritto un post dove ho scritto che siamo diventati gente che va a passeggiare nei boschi. Abbiamo dimenticato quanto invece, e penso che Giuseppe poi dirà qualcosa su questo, siano una risorsa economica, siano un luogo dove lavorare. Invece noi ormai abbiamo una visione contemplativa della natura, che poi ovviamente abbandonata ci si rivolta contro nelle maniere più ingrate, e questo è penso una conseguenza, ma è una conseguenza sociale oltre che
una conseguenza del nostro rapporto con la natura, di come siamo diventati noi. Per questo sono molto contento, Marco, di averti qua. Tu sei un sociologo, hai ragionato. Io con Tiziana, con Massimiliano, abbiamo visto i tuoi post nei giorni successivi e ho detto no, vabbè, Marco bisogna farlo venire perché dobbiamo avere una sua testimonianza. Marco, cosa è successo? O cosa sta succedendo? Prima di tutto, grazie perché ancora una volta il mondo della cultura e dell'arte ha dimostrato la sua generosità, la sua proattività in momenti fondamentali della nostra storia, della nostra isola. Io ho preparato un paio di slide su cui ragionare insieme a voi. Vorrei far vedere la prima, però questa è ok. Per ragionare nell'arco di più di 20 anni, che cosa è accaduto, insomma. Quello che vedete è sostanzialmente la rappresentazione in questi ultimi 22 anni del numero degli incendi che hanno causato danni oltre 1 ettaro. Quindi sono eliminati i piccoli incendi, quindi è sottorappresentato quello. Quello che si vede è un andamento assolutamente irregolare, però decrescente. Questo significa che la protezione civile, il corpo forestale, la vigilanza ambientale ci sono sul territorio, cioè il fenomeno sta regredendo nel lungo periodo, però se andiamo avanti possiamo notare altri ragionamenti. Questo è lo stesso grafico precedente con il volume di ettari di pascolo compromessi, oltre 1 ettaro. E quello che si nota sia in questo, passiamo anche alla successiva che è la più importante secondo me, cioè è la compromissione del bosco, eccola qua, è che ogni anno può accadere, come quest'anno, un basso numero di incendi con una potenzialità distruttiva mostruosa. Quindi questo è un punto molto importante, il fatto che, come possiamo vedere, ci sono degli anni in cui il numero di incendi è relativamente molto basso, ma il volume di potenzialità su quel tipo di patrimonio, il pascolo compromesso, ha delle ragioni specifiche, ma come ha raccontato molto bene, con chiarezza, la responsabile della protezione civile, quando si intacca il bosco i danni sono veramente importanti, perché quello che vorrei sottolineare è la variabile fondamentale, è il tempo. È il tempo che noi l'ha raccontato molto bene il sindaco di Cugliari, Daniela, tu, anche altre persone, è il tempo che viene esautorato, eliminato nella contemplazione estetica, nella possibilità di godere un rapporto equilibrato con la natura, nella possibilità di utilizzare la natura in termini economici, nello sfruttamento. Il ragionamento del sindaco di Cugliari è stato devastante in questo senso, cioè tutto il patrimonio olivario è andato perso per anni. Noi abbiamo levato, questo è successo, a una generazione la possibilità di vivere in equilibrio con la nostra natura. E io andrei avanti ancora con quest'ultima, ecco, la penultima. Questo è sostanzialmente il numero di incendi e gli ettari totali percorsi in questi ultimi 22 anni. Giusto per capirci, noi in questi ultimi 22 anni abbiamo bruciato una volta e mezzo, quasi una volta e mezzo, la provincia di Oristano. Cioè i sardi, perché di questo stiamo parlando, il 70% degli incendi ha matrice dolosa, con intenzione, con consapevolezza. Questo è il punto fondamentale. Inquietos con chi? Se voi andate a leggere le notizie di reato, le motivazioni di reato all'autorità giudiziaria, trovate tutta la fila delle informazioni in ragione delle motivazioni dell'innesco degli incendi. Allora, inquietos con chi? Con tutta quella architettura antropologica e culturale della Sardegna che ancora non è riuscita a levarsi, a scrollarsi di dosso le tensioni di vendette private, le tensioni con le pubbliche amministrazioni, la possibilità di radere il suolo a uso privato in maniera molto rapida col suolo, il non saper utilizzare il suolo. E l'ultima slide, e poi mi taccio, la cosa più preoccupante è questa. Se mi fate vedere l'ultima slide, avanti, sostanzialmente, anche se non arriva la racconto, quello che è accaduto in questi ultimi 4 anni, sostanzialmente, eccola qua, manca l'ultimo anno che è quest'anno. Noi abbiamo sostanzialmente
capovolto la compromissione del territorio bruciato da pascolo a bosco. Il bosco in questi ultimi anni è molto più compromesso del pascolo e questo, in quest'ultimo anno, manca l'ultima slide, sono praticamente l'ultimo anno più di 20.000 ettari, è una tragedia immane. Giuseppe, invece, giusto per fare un ultimo giro veloce, ti chiedo in un minuto di dirci cosa pensi che bisognerà fare ora. Ma io ho seguito con attenzione anche quello che è stato detto adesso. L'incendio del Montiferru è definito dagli studi scientifici grande incendio forestale ed è conseguenza del paradosso dell'estinzione. Cioè, quei dati che abbiamo visto nelle slide in cui si evidenzia che la struttura regionale interviene a spegnere tutti i focolai, anche quelli più piccoli, nel tempo determina un paradosso che alla fine si accumulano nel bosco abbandonato i combustibili e quando arriva una giornata o giornate come quelle del mese scorso sono pronti a bruciare e diventa tutto esplosivo e incontrollabile. Allora, per fare questo bisogna invertire la rotta. La rotta finora seguita, ma non solo da noi, parlo da tutto il mondo occidentale, è stata quella di voler escludere il fuoco dai nostri ambienti e quindi si è creato un sistema militare tecnologico potentissimo che va molto bene per spegnere gli incendi piccoli e quei dati presentati nelle slide lo dimostrano, ma collassa sistematicamente di fronte a giornate come quelle che abbiamo visto sul Montiferru. Quel tipo di incendi non si spegne durante l'incendio, si spegne 20 anni prima e lo si spegne con una profonda azione di prevenzione. E la prevenzione, badate, non è una parolina magica, tutti la usiamo, però a volte non gli diamo contenuti. Prevenzione vuol dire gestire attivamente il bosco, vuol dire diradarlo, vuol dire utilizzarlo anche economicamente, vuol dire creare delle fasce di protezione, usare il fuoco in prossimità delle case per evitare che d'estate bruci, vuol dire creare un'urbanistica in cui le case siano autoprotette dalle fiamme. Insomma, dovremmo creare una società che convive con la percezione del rischio incendi forte. Oggi questa percezione non c'è ed è giusto che il mondo della cultura lavori a formare questa percezione del rischio. Sapete, nella formula magica con cui la protezione civile calcola il rischio esistono 3 componenti: pericolo, cioè probabilità che un evento si manifesti, vulnerabilità ed esposizione. Finora i civile si sono occupati soprattutto di ridurre l'esposizione dei cittadini, giustamente per salvare la vita, di ridurre la vulnerabilità, ma ancora non si fa nulla per eliminare il pericolo. Nei piani di protezione civile ci sono le fasce colorate di rosso per indicare che c'è il pericolo e lì si attiva il procedimento di evacuazione delle persone, ma basterebbe trasformare quel rosso in verde, diradando il bosco, eliminando i cespugli, decespugliando tutti gli anni, con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione e quella zona non costituirebbe più un pericolo. Insomma, dobbiamo imparare a vivere in un contesto pericoloso, in un contesto infiammabile e dobbiamo alla fine convivere col fuoco. Mai pensare di escluderlo perché faremo un errore gigantesco. Grazie mille Giuseppe, grazie per il tuo contributo. Chiudo con una battuta della protezione civile. Quindi è formazione? Assolutamente. Il riassunto di quello che ha anche detto Giuseppe è: si può agire solo con una rivoluzione culturale. Possiamo avere e abbiamo la migliore tecnologia del mondo, dai satelliti ai sensori sul territorio, che ci danno la possibilità di fare i monitoraggi di quei famosi elementi naturali, ma gli incendi continuano a succedere, quindi l'unico modo, ed è questa probabilmente la vera protezione civile, è quella di
spingere, cioè proprio supportare una rivoluzione culturale a livello proprio di ragazzi, soprattutto attraverso insomma, le scolaresche, per far comprendere qual è il valore del fuoco in tutti i sensi. Grazie, io vi ringrazio tutti, veramente Giuseppe, Marco, Daniela, che dire. Dovremmo avere adesso un breve video. Di chi? Allora, subito dopo quelli del Montiferru si sono mobilitati. Hanno fatto questo bellissimo progetto che si chiama Il bosco era nostro. Quindi ci guardiamo questo piccolo video che presenta questo progetto. Perfetto. Che è molto Vediamo bello. il video, non Salutiamo perdiamoci in gli chiacchiere che amici. siamo già in ritardo. Andiamo col video. Vai via. Il 24 luglio, uno dei cuori verdi della Sardegna, il Montiferru, è stato distrutto da un devastante incendio, come avvenne già nel 1983 e nel 1994. Allora i bambini delle scuole reagirono realizzando un cartellone su cui spiccava la frase «Il bosco era nostro». C'eravamo illusi che il dramma non si sarebbe mai più ripetuto. Noi, ex bambini dell'83 e adulti del drammatico oggi, torniamo a dire il bosco era nostro. Vogliamo perciò ripartire con una raccolta fondi che finanzi attività di riforestazione e di sensibilizzazione, a partire dalle scuole dei comuni coinvolti in questo disastro ambientale. Vogliamo che il bosco torni ad essere nostro e per questo chiediamo la collaborazione e il coinvolgimento di tutti. Siamo quegli ex bambini tornati a difendere il Montiferru per i bambini di oggi e gli adulti di domani. Il bosco era nostro e lo sarà di nuovo. Il bosco era nostro e lo sarà di nuovo. Ringraziamo Torre Cubedu per averci inviato questo video, anzi presentato questo video. Finalmente non ci sono Michele e Tiziana vestite di nero, che insomma, per fortuna ci sono delle altre ragazze molto colorate, bellissime, molto più interessanti, e loro sono Tania e Mara. Niente. Come state? Tutto bene? Stiamo bene, sì. La verità, siamo dovute scendere da Ibiza, dove tra l'altro io stavo facendo l'università. Che università? Di mixaggio, specializzazione in remix. Vabbè, lo immagino. Comunque, vabbè, siamo scese perché ci hanno chiamato Massi come testimonial, appunto per il bosco era nostro, ci hanno dato anche queste t-shirt colorate. Belle. Fiamma la maglietta, Gigi Riva. Gigi Riva in che senso? Gigi Riva non è nome e cognome. È il nome di un giocatore. A parte che si scrive tutto attaccato, non ho capito Vabbè. perché la maestra me lo correggeva sempre. Gigi Riva è un sostantivo, cioè Ok. è un complemento stato in luogo. Dimmato a luogo, preposizione, aggettivo, diminutivo, rafforzativo, dipende da come lo metti. Gigi Riva è così. Fiamma la maglietta. Gigi Riva. E le scarpe? Gigi Riva. I capelli? Gigi Riva. Te lo sto dicendo. E il mio look? Gigi Piras. Gigi Piras. Come Gigi Piras? La verità è così. Fidati. Fa anche la Brenticetta. Massi, Vabbè. Gigi Riva vuol dire un'altra... Cerca di capire. Vabbè, ok, dai. Cerca di capire, Tania è maschio, o cerca o capisce. No, scusa se mi avete offeso. Mara, la verità mi fai ridere. Stai dicendo che sono ridicola? Stai dicendo che mio fratello Brandon vende Green Pass a 300 euro su Telegram? Stai dicendo che mio cugino Livingstone organizza rave in chiesa perché lì il virus non contagia? Stai dicendo che abbiamo fatto il piercing nella lingua a mia nipotina a Kelly? Stai dicendo che mia cugina donna è povera perché non sa chi ha la precedenza nella rotonda di Via Cadello a accelerare l'attraversato? Chi chiusi? Mara, forse non lo sto dicendo. Ma cosa ronga è questa? Abbassa l'arroganza perché dobbiamo leggere l'ho sotto. Che cosa? Aspetta che mi metto gli occhiali. Dobbiamo leggere... Che lì c'ha quello? Cosa Gli occhiali da vista di nonna, problemi? No, scusa. Questi sono di nonna Annunziatina. Silence, please. Il bosco era nostro.
come ha raccontato il video. È una frase che era stata usata a scuola a Santo Lussurgiu in un cartellone creato dai bimbi col maestro Francesco Porcu dopo l'incendio del 1983. La piattaforma Sardinia Media ha rilanciato quel grido sotto forma di hashtag. Oh Tania, la verità, ma perché stai leggendo così? Ma cosa nesso? Deve essere il foglio che è indemoniato! Guarda! La piattaforma Sardinia Media... Lo vedi? Cioè, è vero? Ma guarda che anche tu prima stavi leggendo. Ehi, è Vabbè. vero. La piattaforma Sardinia Media ha rilanciato quel grido sotto forma di hashtag. Il bosco era nostro, il giorno dell'incendio. Un artista grafico ha risposto creando quel logo e tante persone, fotografi, hanno iniziato ad usarlo. Nel video, infatti, avete visto uno slideshow di foto tratte proprio da Instagram, dai fotografi che hanno aderito all'iniziativa taggando con l'hashtag le foto di come era il bosco. In quei giorni, infatti, sui profili Instagram di Sardinia Media abbiamo condiviso le foto solo di com'era il bosco e di come lo rivogliamo. Oh, per l'acquisto delle magliette il link si può trovare sulla pagina Facebook di Sardinia Media. Oh, la musica che c'era sotto il video l'ha fatta un mio amico, si chiama Gustavo Gini Gnanch. Boom, ti frizzi! Ciao Massi. Ma state facendo pubblicità alle magliette? No, ma va, comprate le magliette che tutto il Allora, ricavato va siccome non si fa pubblicità, adesso ve ne andate. Oh! De malas maneras. Oh, mica ti scende i fratelli di Mara. Athos, gigante della mitologia greca, e Acheilos, ibrido tra uomo e squalo. Niente. Tempo zero ti facciamo sparire, lo facciamo sembrare un incidente. Mi vedo già il tuo Morales. Oh, ciao Massi. Tania e Mara! Mi vedo già il mio murales, è bellissimo. E adesso abbiamo una cantautrice sarda. Non ha bisogno di presentazioni, non perdiamo tempo a presentarla. Lei è bravissima, è accompagnata da Matteo De Mura, la chitarra, ci canta la Saddubroi, lei è Claudia Aru. No, vieni qui Claudia, come stai? E tu? Vabbè, tendi, Tutto bene? sì. Sì, tutto bene. Questo un di po'. da lasso o di da bogo? Sì, no, lasciamola. Te la lascio. Allora, Qua, tutto qua. bene? Metto qua. No, però facciamo... Beh, vabbè, no, devi dire sì, No, dai, sì, dai, tutto dai. bene, tutto bene. La No, Saddubroi... sono arrabbiatissima. Perché? Massi. Perché? Perché sono arrabbiata. No, devi dire sono inquieta. Sono inquieta e pure tirriosa. Poita? Sono molto arrabbiata e volevo dire un paio di... Posso dirle un paio a Sassarda? Sì, puoi dire tutto. Posso? Eia. Allora, la prima cosa che voglio dire Eh? è che mi piacerebbe che in queste circostanze ci si ricordasse che in prima linea, sempre a sostegno di queste manifestazioni, ci sono gli artisti e il comparto dello spettacolo, no? Assolutamente Ecco, d'accordo. che non si mobilita mai nessuno per noi, ma noi ci siamo sempre. E lo voglio dire perché molto spesso si pensa che questo non sia un lavoro, invece è un lavoro. È un lavoro, certo che è un lavoro. È un lavoro che costa un sacco di sacrificio e di impegno, quindi sarebbe bello che tutti capissimo che dietro allo spettacolo e alla cultura c'è tantissimo lavoro e tantissima passione. Che noi ci siamo come è giusto che sia, infatti lo dimostriamo anche in questa occasione, ma sarebbe bello che da domani qualcuno cominciasse a pensare che questo è un mestiere. No, ma questo lo... E Questo... non facesse più la frase, ma di lavoro cosa fai? No, ma a parte quello, Per ma poi... esempio. Ma poi Perché noi non esistiamo quando fa comodo, esistiamo quando fa certo, comodo. ed è il Oh, settore più penalizzato è una- che c'è. Perché L'ho sempre detto. che in Italia se non funzionano i bar e i ristoranti si ferma l'Italia, invece se il mondo della cultura Siamo si stati ferma... i primi a chiudere, certo. ok? E gli ultimi a riaprire. Mm? Circondati da tutti che ci dicono qualsiasi cosa. Allora, chi sono non andà bene. Se siamo Chi vicini non non sono andava bene. non andà bene. Chi c'è sul recinto non andà bene. Chi fa Deus sul recinto non andà bene. Insomma, ponesi di accordio perché veramente non fa. Va bene. E una l'ho detta. E io, no, le altre le dici cantando. O se no Vero? dopo la Ho canzone. aspettato 45 No, ore. no, e no, adesso, ma io voglio sentire... Adesso devo dire no, un'altra. aspetta, io ti E voglio la sentire, dico? ti voglio sentire No, cantare. la voglio dire. E dopo lo dici. No, voglio dire che mi Dai. sono rotta le scatole di questa cosa che in Sardegna piangiamo sempre dopo. Perché le tragedie hanno nomi e cognomi ed è giusto che ci si prenda tutte le proprie lo so, responsabilità. lo Perché so. moi broidi. Moi broidi? E voglio vedere un altro concerto? E quando broidi? No, dobbiamo pensarci, la politica ci deve pensare prima, non dopo. Certo. L'ho detto. Io ti ho votato, Grazie. E continuerò a votarti. Claudia Aru!
Allora, questo brano l'ho scritto perché mi ha insegnato una cosa mia nonna, una cosa molto importante per me. Lei mi ha detto: figlia mia, finché tu sei viva puoi fare tutto nella tua vita, tutto quello che vuoi. I sogni che tu hai nel cuore devi portare avanti, perché noi dobbiamo essere felici e costruirci la felicità ogni giorno, perché poi a Savini guarda cosa succede, arriva su coronavirus e se usufrugaus. Quindi bisogna investire il nostro tempo in qualcosa di utile e di importante che ci renda felici. E mi ha detto: c'è soltanto una cosa che non puoi fare nella tua vita, che è fermare l'acqua. Quella no. Poi tacchi deppi di broidi. Quindi puoi fare due cose: vivere con la paura che piova, disperata, pensando c'è su chi broidi, aiuto, piove. Oppure fare come fanno a Bosa, lasciarlo piovere e capire che forse dopo l'acqua si sta anche meglio, perché poi sotto l'acqua ci puoi anche ballare. L'ho scritta in spagnolo e in sardo e la dedico a me e a tutti coloro che devono imparare ancora a lasciar piovere, perché tanto a un certo punto mi smette. Da intendi che stai arribendi sa qua e sti tutto scurio e s'aria e sti crai in noi puru teneus cosas de limpiai tencia sta bollandai ed è uno scio e t'avai bene noi donami vita in mo che mi srebi può andare innanti e sighi a bevi e tu lasciato broi tu lasciato broi tu lasciato broi tu lasciato broi la odies ahora venir el agua se ha hecho todo oscuro y el aire es pesado. Nosotros tenemos algo que limpiar. ¿Tú qué te quieres ir? Y yo no sé qué hacer. Ay, ven aquí. Dame la vida ahora, que me sirve para ir adelante y seguir viviendo. Y deja que lleva, deja que lleva, deja que lleva, deja que lleva. Da da da, li re, ya da da da, da da da, lai la, lai lai le, ai ai ai, le ra le ra le ra, lai ra. Bene noi, donami vita in moi, ai che mi srebi, può andare innanti e si a bere, e tu lasciato broi, tu lasciato broi, deja che lleva. E tu lasciato broi, e tu lasciato broi,
déjate llevar. Tú las adoras, tú las adoras. Claudia Aro, Matteo De Muro. Grazie Claudia. Grazie, veramente. Grazie Matteo. Adesso chiamo sul palco Michela e Tiziana, vabbè. Ci siamo noi perché... Vabbè, io porto via il microfono. Grazie. E anche la sedia. Renditi Grazie. utile. Noi adesso Prendiamoci tutto il tempo, No, Tiziana. no. Allora, Senza esagerare, è se no con noi torno. stasera una giornalista straordinaria, conosciutissima anche in tutte le televisioni dei sardi, diciamolo. Sì, e non solo, è anche una grande rappresentante di Giulia Giornaliste Sardegna. Con cui noi abbiamo un rapporto ormai, diciamo, da diversi anni. Di lunga data e anche, direi, romantico. Sì, che Giulia Giornaliste significa Giulia Giornaliste Unite, libere, autonome. E autonome. E con noi Alessandra Addari. Buonasera a tutti. Un viso notissimo a tutti i sardi. Alessandra, grazie per essere qui. No, grazie a voi di avermi invitato. Naturalmente ho colto subito l'occasione per stare inquietas, ma non tanto, perché con voi non si può restare troppo inquietos. E tu sei rappresentante delle Giulie. Sì, io rappresento le Giulie, che è un'associazione nata nel 2011, ha diramazioni in tutte le regioni. Noi in Sardegna siamo nate nel 2017 grazie alla fondatrice Susi Ronchi che abbiamo visto prima, e il nostro obiettivo è quello di educare al linguaggio di genere, a una corretta rappresentazione del femminile. Quindi non si tratta solo di declinazioni al maschile o al femminile, ma anche di un uso corretto delle parole. E a proposito di parole, io vorrei dire qualcosa da giornalista. Innanzitutto io credo che bisogna iniziare a parlare di incendiari e non di piromani, perché è già diverso. Incendiari che lo fanno perché lucrano dal fuoco che essi stessi mettono. E poi vorrei dire un'altra parola che è l'abbandono. Vorrei parlare della noncuranza, della mancanza di controllo e dell'abbandono delle terre. Ecco, questo è importante capirlo perché se è vero che le persone non possono fare a meno della natura, è anche vero che la natura non può fare a meno dell'uomo, ha bisogno di essere curata, di essere controllata, di essere sorvegliata. E chi è che può sorvegliare questa campagna? Lo possono fare solo le persone che vivono dentro le comunità rurali, le persone dei paesi, quelli che noi chiamiamo le persone dei paesi, che vivono proprio lì, che possono controllare. Allora, secondo me, bisogna fare un passo avanti, dobbiamo fare un nuovo patto sociale con le persone che vivono nelle campagne e aiutarle a stare in campagna, perché stare in un paese sia una scelta e non una condanna. È vero anche che, per esempio, Ismea dà dei dati molto forti, che sono il 35% delle campagne sono abbandonate nel sud d'Italia, il 20% semi-abbandonate. Questo vale anche per la Sardegna. Però dire di restare nei paesi alle persone è pura retorica se tutti non facciamo qualcosa come questa serata, perché significa aiutare le imprese che dentro quei paesi vivono, che vivono in quelle comunità. E allora noi vogliamo credere nelle piccole imprese rurali, ci crediamo, perché ci hanno insegnato questo, che senza di loro noi non abbiamo la natura, e quindi un passo avanti si può fare aiutando le imprese. Grazie Alessandra. Alessandra, come sempre sei una bomba, in pochissime parole
parole Hai detto tutto. Hai detto tu, hai sganciato delle bombe. Ma questo è quello che succede quando c'è una rappresentante degna di Giulia, giornaliste che veramente sono una voce libera, ci tengo a precisare. Grazie di aver Grazie a voi partecipato a di avermi Inquietos. invitato. Sono inquietas le giornaliste Giulia. Sì, sono parecchio inquietas. Grazie. Bene, buonasera a Grazie tutti. ancora. Donate. Grazie E Alessandra. adesso c'è Massimiliano, dovrebbe esserci. Purtroppo. Cosa vuoi che sì. ti dica? Uno sciopero, perché è scritto scioperi? qua. È scritto Allora, qua. eccoci qua. Però si tratta anche di arrivare un po' puntuali. No, vabbè, ho detto le lascio fare le ragazze che hanno bisogno, dai. Hanno bisogno. Vabbè. Allora, adesso abbiamo un personaggio, insomma, lo facciamo entrare? Ma sì, certo che lo dobbiamo Lui è fare Christian Bascio, ma tutti lo conoscono come Fisso Ridendo. Ah no, prima c'era Nico, ho sbagliato. C'era... Vabbè, allora, dai, però- facciamo entrare Fisso, ho sbagliato. Fisso Ridendo, eccolo Ciao a qua. tutti, eccomi ciao, qua. Dove mi devo Fisso. mettere? Ecco qua. Abbiamo detto la Io non scaletta avevo neanche il sbagliata. microfono. Volevo dire, Ciao, poi ragazzi. ci critica, Sì, hai sì, capito? sì, sì. No, mi avete dato la scaletta sbagliata. Sì, è sempre certo. Era a Va chiocciola questa scala. Vabbè, lo lasciamo Ciao, stare. va bene. Ciao, Ciao, si ragazze, chiama grazie. Christian. Christian. Divertitevi. Christian Esatto. Basciu. Vedi che lo so. Non Perché è è alto? No, Perché? Mica è Artu. Allora, Non Cristia come mi chiamava mia Cristian, mamma. innanzitutto complimenti per il fisico, se sto in confronto io mi sono... Cosa? Allora, come stai? Tutto bene? Io sto molto bene, volevo salutare tutti quelli che ci stanno guardando. Certo, anche mia tutti i madre. tuoi Miei follower. cosa, ma cosa? sono Dai, lì. canto di Renzi. 3 o 4 buoni, quelli del condominio. Vabbè, diciamo la verità, Sono dai. un bel paio. Quanti ne hai? Diciamo il numero esatto. Saranno quasi 1 milione più o Quasi meno. 1 milione. Ecco, quindi, spiegami come si arriva ad Ma avere... non dici. Cosa hai fatto? Hai pagato? Cos'hai- Io, vabbè, paghi, poi ti spogli, vai su quei siti, dici venite anche su Facebook. No, niente, ma semplicemente c'è un'arma che tu mi insegni che è quella della risata, che Certo. sino ad oggi mi confermate che è gratis ancora. È gratis, sì, ancora sì, la sì, tassa si non ride l'hanno ancora messa. gratis. È tutto partito un bel paio di anni fa con uno scherzo telefonico pubblicato sul mio profilo. Ok. E ad oggi ritrovo a fare questo lavoro e a essere chiamato... Che poi è diventato un lavoro a tutti gli Sì, effetti. esatto, c'ho la partita IVA. Cioè, la partita giustamente perché Sia paghiamo le Rua, tasse. mi viene anche da dire. No, Che bisogna pagare, le bisogna pagassimo pagare, tutti, insomma. E poi tu fai anche delle cose radiofoniche? Sì, trasmissioni io radiofoniche? lavoro a Radio Super Sound, Certo. ci divertiamo là un sacco, siamo in diretta anche su Radio Studio One, salutiamo tutte Certo, le radio certo. e le emittenti locali che sono fortissime, qua in Sardegna, meno male che ci sono loro. E grazie a Radio Super Sound do da mangiare anche mia figlia, quindi sono cose che sono arrivate Certo. ben venga. Ma come si diventa? A parte le basi, cioè ci vuole anche un po' di fortuna oppure devi azzeccare il momento giusto? Allora, sicuramente è nato tutto 8 anni fa. Ok. Quindi il segreto è stare sempre sul pezzo, quindi devi riuscire a capire che cosa si sta dicendo in TV, usare le certo. trashate, le cose, i programmi famosissimi culturali, quelli dove si mettono un sacco non di due, Non di corna, no, di corna, quindi le usi, ci scherzi. Certo. Quelle sono come se fossero delle cloche, no? Tu Sì. le apri e dentro ci sono like, visualizzazioni, però ovviamente lo devi saper fare, insomma. Devi avere una faccia di bronzo non indifferente. E tu ce l'hai. Grandissimo File Bam. Mamma buona, si File dice, mamma mamma buona. buona. Salutiamo tutte le mamme. buone. Allora, per quelli che non ti conoscono, quei pochissimi che non ti conoscono, dove ti possono seguire? Adesso sto andando via. Dove ti possono seguire? Su Facebook, su Instagram, YouTube, insomma, TikTok, ovunque. Ecco, adesso si usa molto TikTok. Vabbè, si usa molto Io sono TikTok, antico, te lo sto chiedendo però Instagram tu ce l'hai. Sì. Hai visto la risposta che c'è quando Sì, pubblichi? È sì. instant. Instant, Instant come sono state ovviamente le mie parole quando è successo appunto tutto quello che è successo. Io per primo sono andato a vedere che cosa era successo per capire esattamente con gli occhi tutto quello che hanno perso comunque i padri di famiglia che Certo. con quello ci davano da mangiare ai propri figli. È un film dell'orrore, è una sorta di Silent Hill. Io ho usato i social in quei giorni, 2 o 3 giorni, per comunicare, dare ovviamente tutte le cose che servivano, quindi aiuti, fondi, e credo che quella sia un'arma a doppio taglio, perché quella la si deve usare bene, sia per Certo, far ridere, per però far ridere, però per aiutare anche chi ha devi essere un bisogno. megafono, secondo me.
Cristian, io ti saluto, non ti stavo picchiando, non potrei. Perché poi ti scendo gente, non è che lo so. c'ho Tania e Mara là che stanno guardando. Infatti. Dai Cristian, grazie Vi per ringrazio, essere di cuore. qui, grazie per la tua testimonianza Ci e mancherebbe, ragazzi. buon lavoro per tutto quello che fai, insomma. Siamo tutti inquieti, però donate, ragazzi, non fate le tanale, siamo 1,6 milioni in Sardegna. €1 a testa, qualcosa da risolviamo. Grazie. Ti saluto, dottore, Cristian. grazie, arrivederci. Non si potrebbe darsi la mano, però noi la Vabbè, diamo io lo sono stesso. vaccinato. Anche io sono vaccinato e Ciao, ragazzi, anche grazie. sverminato. Grazie Cristian. E adesso abbiamo Nicola Muscas. Eccolo. Ecco, perfetto. Come stai? Sei senza microfono, non possiamo parlare, adesso ti do subito. Grazie. No, tranquillo. Ho invertito la presentazione, però così hai conosciuto anche tu. No, hai dimenticato Facciamo la Freddie Mercury proprio. con Allora, l'asta. Nicola Muscas è un giornalista e scrittore. Ha Sì, pubblicato ha scritto un libro, bellissimo, Isla Bonita. Amori, bugie Sì. e colpi di tacco. Lavora con radio e testate online. Allora, e si occupa anche di sport. Vuoi lasciare in Certo. pace? Quanti Massi? follower hai? Ho scritto 2 fogli, ma sono scritti grandi al netto e 1,5. No, non quindi ti se non chiedevo siete... followers, quanti ne hai? I followers? No, siamo tranquilli. Siamo per quello tranquilli al in casa momento. tutto bene. Tu sei instant, Massimo, Ma in io questo sono, momento? ma figurare, ma se io vado da mio figlio Pietro, mi controlli come si fa questa cosa di WhatsApp, sono veramente una cosa... Certo, mi cancelli la cronologia, Pietro. Che... Per non vedere i siti porno. Certo. Allora, tutto bene? Il libro sta andando molto bene? Ma sì, ma chi se ne frega, pensiamo a... Vabbè, adesso però dai, fammi il dire libro sta non andando bene, non sono fare contento. l'artista che Boh. dice ma no, non parliamo del mio libro. Vabbè, allora te la faccio io la domanda. Ma questo Cagliari? Questo Cagliari, ragazzi, l'Empoli ha battuto la Juve a Torino stasera 1-0, noi domani andiamo a Milano, cosa dobbiamo fare? Brutta figura. Certo. Boh. No, inizia bene anche Allegri. Comunque sei qui come inquietos e Certo. leggici, sono nero. leggici quello che hai scritto. Nicola Muscas. Grazie. Vabbè. C'ho un follower. Dai, vabbè, ti lasciamo lavorare, dai. Da quando mi sono messo a scrivere mi capita di girare per la Sardegna a leggere racconti o presentare il mio romanzetto. Quando posso cerco di girare accompagnato, spesso però mi capita di vagare da solo in mezzo al nulla di questa nostra isola un po' derelitta, di toccare con mano da Castellaio Incallito l'incredibile varietà dei luoghi che la compongono, tutti diversi, desertici, remoti, da far sembrare le distanze ancora più impercorribili, tutti con le loro caratteristiche geografiche, linguistiche, morfologiche, che davvero ci danno la sensazione di essere una specie di isola continente, una specie di popolo senza nazione. Ho presentato il libro a Neoneli meno di un mese fa, un paese molto bello, arroccato nell'Oristanese più interno, che guarda a valle il lago Modeo. Mi ha intervistato un ragazzo di Ortueri, che da Neoneli sono 7 chilometri, un ragazzo giovane, brillante, che ha visto più mondo di me, che non sono mai uscito da Cagliari, il quartiere La Palma, dove sono nato, cresciuto, dove probabilmente invecchierò. Lui invece ha vissuto a Roma, a Bologna, ha girato l'Italia facendo politica, e mi ha detto, ma da noi è tutta un'altra cosa. Neoneli guarda il lago, a Ortueri guardiamo il Gennargentu. E io che sono un Castellaio Incallito, burdo, meticcio, napoletano per parte di madre, io che per anni ho creduto che dopo la città mercato fosse tutto sino a Palau, zona industriale di Assemini, tutto. E io per un istante mi è venuto da ridere. Ortueri, Neoneli, 7 chilometri di distanza, 2 paesini sui monti, eppure 2 mondi diversi. Però aveva ragione lui, è vero, è così in questo enorme mistero che chiamiamo Sardegna, che certe volte sembra il Texas, con i suoi canyon, le sue radure sterminate, le vacche magre, morte di caldo, sbragate sotto l'unico ulivo nel raggio di 30 chilometri. Certe altre invece assomiglia al Vermont, rigoglioso, verdissimo, fresco, persino in agosto, quando non alla Scozia, con quelle scogliere a strapiombo sul mare. Oppure pensate alla Gallura, che invece è talmente assurda e bella che non assomiglia a niente. Gli spazi mi colpiscono sempre quando vado in giro, questo gigantesco cazzo di nulla che ci fa sentire insignificanti e per qualche strana ragione, mentre percorriamo in macchina infiniti luoghi senza traccia d'essere umano, protetti. Credo c'entri qualcosa alla bellezza. Ogni volta mi sento sopraffatto dallo stupore, dalla meraviglia nell'attraversare questi spazi immensi, tutti diversi, belli, ognuno a modo suo, e penso che questa bellezza sia l'unica cosa che ci è rimasta, l'unica possibile idea di futuro
Prendete quegli enormi cimiteri industriali che ci siamo portati dietro come cancri, Porto Torres, Porto Vesme, Ottana, Macomer, chissà quanti me ne scordo, le ultime vestigia di un treno perso, un treno con una destinazione sbagliata, o forse con una destinazione giusta, ma un percorso delirante, pieno di buche, deviazioni, inquinamento, assistenzialismo, manfrine, clientele e miliardi a fondo perduto. Insomma, questo mio girovagare per paesi, mi sono persuaso che ormai non ci resti che questo, spazi infiniti e bellissimi, solo che non ho idea di cosa potremmo farcene. Mi sembra che qualsiasi cosa si pensi di farci rischiamo di sciuparla, questa bellezza, piano casa dopo piano casa. E forse il paradosso è proprio questo: la bellezza in sé non serve a niente. A cosa ci serve un bel quadro? A cosa ci serve un buon romanzo? Ci fa pagare le bollette, ci fa mettere in tavola il pranzo con la cena. A cosa serve un gol di Pavoletti, una bella canzone, un tuffo a Isarutas, una ragazza in shorts, un film di Fellini? Ci fanno scoprire una cura contro il cancro? No, perché la verità è che forse la bellezza non serve a nulla, non porta denaro, la bellezza è nemica del capitalismo, serve tutto al più a darci sollievo, a lenire le malinconie oppure ad alimentarle, a procurarci attimi di minuscola felicità che ci distraggono per un momento dalle miserie della vita. Solo che questi minuscoli attimi, uno dietro l'altro, sono quelli che distinguono una vita felice da una vita infelice. Ecco a cosa serve forse la bellezza. È per questo che ci vorrebbe un assessorato alla bellezza, alla tutela di questo glorioso, vastissimo niente che è la nostra condanna e la nostra speranza. Per chiudere questa serata mi sembra proprio così, una cosa importante proprio perché forse non serve a niente e perché è un meraviglioso esercizio di nonsense, rinvigorire una bellezza assassinata, proteggere quell'inutile che alla fine abbiamo scoperto essere indispensabile, proteggere tutta la bellezza che ci resta. Grazie. Nicola Muscas, grazie Nicola, grazie. E adesso ci colleghiamo con gli Alma Mediterranea. Mi sentite? Dovrebbero essere in collegamento. Confermate? Tiziana, tu confermi? Confermo, dovrebbero esserci gli Alma Mediterranea proprio in collegamento. Secondo me se ne sono andati. Sono lì. Un collegamento lento che non c'è più, attenzione, e quindi chiamiamo immediatamente con noi uno straordinario scrittore. Cosa ne pensate? Premio Campiello sezione giovani 2019, considerato da Repubblica tra i 25 e under 25 scrittori più promettenti al mondo, appena firmato con Garzanti. Sceneggiatore e regista di un corto di prossima produzione Le Case Rosa abbiamo Matteo Porru. Matteo Porru! Buonasera, Ciao Matteo! Ciao ragazzi! Ciao. Giovanissimo, guardate, giovanissimo, noi sembriamo proprio dinosauri. Allora, questa cosa che ci sorprendiamo dei giovani, secondo me ci invecchia. Sì, io ve lo dico, si è abbassato anche il... Si è abbassato, vedi, l'effetto automatico. Sì, se tu lo alzi, si come... alza, e se tu lo spingi, se lo spingi, perché è sempre fatto, ma è fatto così, sì, proprio... la tecnologia quella cinese nuova, l'ultima produzione. Sì. Come stai? Tutto bene? Benissimo, sto da Dio. Quanti soldi ti dà Garzanti? Molti? No, il bello è che sono arrivato da Torre delle Stelle in Arst, quindi figurati, sono arrivato in Arst, ho fatto il viaggio della speranza. Sei l'unico che va a Torre delle Stelle in Arst. Esatto, esattamente. Che ecologia in Che ecologia, esatto, certo, bravissimo. Insomma, ecologia all'Arst, no. Sei qui perché sei inquieto anche tu? Sono molto inquieto, però sai, io ogni tanto penso al potere delle parole, a quello che portano dietro. Inquietos vuol dire rabbia, ma vuol dire anche dolore. E io sto curando già da diversi mesi, da novembre, una rubrica per un giornale online, si chiama Focus Sardegna, e ogni sabato io tiro fuori dal cilindro un autore dimenticato della letteratura o dell'Ottocento o del Novecento, e c'è un poeta che si chiama Zizu Rossello, è vissuto nel Novecento a Scano Montiferru, e fa un componimento per la morte di un altro poeta che si chiama Sebastiano Moretti di Tres Nurages, e poi a un certo punto in questo componimento, che è meraviglioso, il quartultimo verso è proprio perfetto. Mando questo fiore e parte mia, mando questo fiore da parte mia. Ecco, il valore di quel verso all'interno del componimento è facile. Io ti dono qualcosa perché tu non ci sei più, ma io te la dono, io perché ci credo. E anche lì c'è l'inquietudine, anche lì c'è l'inquieto, anche lì c'è la rabbia, c'è il dolore più forte e più grande di te.
però io ti mando un fiore. Ecco, le donazioni che noi abbiamo raccolto questa sera, quei piccoli fiori che noi stiamo raccogliendo e che in un certo senso metaforicamente, ma poi spero praticamente, pianteremo in quei territori dove adesso c'è tanto grigio e dove un giorno tornerà tanto verde. Ecco, quello è il grande, grandissimo valore di quello che abbiamo fatto noi questa sera in questa maratona che è stata lunghissima ed è ancora bella. Godetevela tutta, intanto doniamo perché non è fondamentale, è di più, perché inquietudine vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire speranza, perché se no è un'inquietudine fatta a vuoto. Scusa, quanti anni hai? 20 tondi. Vai via. Porca no, io me ne vado. Io me ne sei vado. una vergogna. Ascolta, me la dai la... Scrivi bene, parli bene. Mi devi Sei- dare la sei una- tecnologia svizzera dell'Egio, poi te la No, richiedo. vieni qua, Coita. perché, vai. perché se dobbiamo parlare di risorse in Sardegna, eccola qui. Ecco qua, Questa testa è una risorsa e io la bacio perché siamo tutti tamponati. Esatto. Grazie, Grazie a Matteo. tutti, ciao ragazzi, buona Grazie, serata. grazie. Ciao, complimenti. ciao, grazie. E adesso... Allora, no, finalmente, dopo il discorso che ha fatto io me ne vado. No, infatti Ma ti che conviene, cosa, rimango perché noi lì? abbiamo Ciao, qua, ha fatto un discorso scusate, meraviglioso. Attenzione, abbiamo qua ci dicono Gli Alma direttamente Mediterranea. dalla regia, attenzione, Esatto, che c'è il collegamento degli Alma Mediterranea. Allora, ci siete o no? Certo che ci siamo. eccoli. Allora, Eccoci. ci sono i È nostri un'altura, ragazzi. no? Sembra un raduno dei leghisti, sembra. Sono lì pronti, vedo anche Robby, ciao Robby. Cosa ci suonate? Lo so io. Ma no, voglio farlo dire a Fallo loro. dire a loro, scusa, ma sei tutto Lo tuo. voglio dire io. No, io Non lo voglio che lo dici dicano tu. loro. Lo dico io. No, Non lo lo dice devono lei. dire loro. Stai zitta che sono verde bosco. Ormai oggi litigano tutti. È vero. Vi suoniamo Sandalia, una canzone che parla Sandalia. della Sardegna. Sandalia, a voi il palcoscenico di Inquietos. Yeah! Mira, mira, Sandalia. Mira, mira, Sandalia, mira la isla de Dios. 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 Non è terra di nessuno, dice quando soffia il vento, tira forte non si ferma, il vento di maestrale, alza le fiamme al cielo, non le placherà nessuno, diavolo hai posato, la tua mano su Sandalia. Sandalia. Mira, mira, Sandalia, mira la isla de Dios. Su endurati e tome di giganti buoni, uomini che hanno tanto per difendere una casa. Ogni mezzo al mare, mentre degli esploratori, dalle navi sono sbarcati, Sosmonos e predoni a Sandalia, Sandalia. Sandalia. Terra de Deus. Grande strada. Mira, mira, Sandalia, mira la isla de Dios. Mira, mira, Sandalia, mira la isla de Dios. È valente anche l'uomo che rifiuta la violenza e si batte per la pace e per la libertà. Mette in gioco ogni cosa, la libertà e la vita, dignità, Sandalia. Mira, mira, Sandalia, mira la isla de Dios. Suona con le canne intrecciate in fili d'erba, suona la launetta, il canto di libertà. Questa terra è sacra, è terra di lealtà. Ogni uomo, ogni valente camminerà Sandalia.
Papi, Alma Mediterranea, Sandalia, grazie. Sandalia, sì. Ciao Massimiliano, ciao Lucida, ciao a tutti. Grazie di questo regalo, grazie a voi. Donate, grazie all'Alma Mediterranea in collegamento da Pontida, noi li salutiamo. Adesso... Dove siete? Dove siete esattamente? Siamo al villaggio dei Gigli, a casa mia, a casa. Ecco qua, va bene. Villaggio dei Gigli, grazie, grazie. Si scherza, ma grazie per la vostra presenza. E adesso abbiamo un'altra cantante, una cantante che noi abbiamo chiamato, abbiamo chiesto, guarda, se non puoi venire, mandaci un video. Lei ha detto no, io vengo e faccio una canzone perché voleva essere qui con noi, condividere con noi questa serata. Lei è una cantante folk conosciuta in tutto il mondo, ha cantato dappertutto, è pluripremiata, ha duettato con artisti come Mango e Le Storie Tese, ha avuto, pensate, l'onore di cantare con due papi. Pare che uno, dopo che ha cantato, si è dimesso, no scherzo chiaramente. Lei è Maria Giovanna Cherchi! Non si è dimesso! Guarda, per fortuna non era lui quello che... chiaramente scherzo, tu lo sai che ti voglio bene. E io sono felicissima di essere su questo palcoscenico con te. Io l'ho detto anche perché insomma, con tanti amici, che bello. Certo, tu sei sempre comunque presente a queste iniziative e noi ti ringraziamo. E anche tu sei inquieta, Magu? Sono un po' inquieta, sì, anche io, è per questo che sono qua in presenza, perché è una testimonianza importante, credo, quella degli artisti che donano la voce, come diceva Claudia, e non si tirano mai indietro. Ma soprattutto perché io sono legata ad uno dei territori che è stato colpito dagli incendi, e il Montiferru. Io ho insegnato tanti anni, più di 10 anni a Sant'Ulussurgiu, a Senega, a Bonarcado. Questi territori sono rimasti nel mio cuore. Tutte le mattine attraversavo quelle montagne, è stato un grande dolore per me, e quindi ho detto che davvero la mia presenza questa sera sarebbe stata importante per comunicare tanta bellezza e restituire tanta bellezza che queste montagne mi hanno dato. Noi ti ringraziamo per questo. Cosa ci fai sentire stasera? Ho scelto una canzone che fa parte del mio disco nuovo che sta per uscire. Dai. Ho avuto la possibilità di collaborare con un grande sardo, un sardo illustre, che per la prima volta ha scritto una canzone e me l'ha affidata. E lui racconta i sardi come pedras fittas, come i nostri menhir conficcati nel terreno, che non si piegano mai neanche di fronte alle tempeste. E allora, con questo messaggio davvero di forza, di speranza, di sardità, io vi canto questa canzone sapendo che parte da qui e che di sicuro mi porterà fortuna. Si intitola? Pedras fittas. Pedras fittas. Maria Giovanna Cherchi, grazie. Que en tu goncas, que en tu perritas, usted si espera debe dar fitas, perritas que en tu inconcas postas, tenzan talento, non si entostas, o poesia, su ora beri, a gente mia, con furisteri, chi botta a crescer, sa sardidade, de nou a pesqueras, identidade, noi semos su que cantamos. Noi semos su que vagimos, noi semos su que cantamos, noi semos su que vagimos. Arte bregamos pro inventare, sa terra noa de abitare, arte querimos pro preziare, sos bene nostros a mezzorare, su chi speramos de poder dare, do tu podimos a triballare, chi botta a crescer, sa sardidade, de nou a vesqueras identidade. Noi semos su que cantamos, noi semos su que vagimos, noi semos su que cantamos, noi semos su que vagimos. Que en tu
zoncas, que en tu perritas cantan a zoncas, in tancas fritas, a una gonca, no deus torrare, prosa Sardigna da valorare, ventu un sole, no sun furende, sas terras nostras avvelenende, chi bota crescer, sa sardidade, de nou a pesqueras identidade, noi semos su que cantamos, noi semos su que faguimos, noi semos su que cantamos, noi semos su que faguimos, noi semos su que cantamos, noi semos su que faguimos, noi semos su que cantamos, noi semos su que faguimos. Sindomo nostra, merennosemus, dando sciaos, y te esperemus, si identidade non mi la dana, a mia docca, sin da pocana, sa terra sarda, de cambiare, ma las entrañas de spazzare, sende opprimido, no asi se tu, si se esquidu, o tu, noi semos su que cantamos, noi semos su que vaguimos, noi semos su que cantamos, noi semos su que vaguimos, noi semos su que cantamos, noi semos su que vaguimos, noi semos su que cantamos, noi semos su que vaguimos. Maria Giovanna Cherchi, grazie. Grazie. Noi siamo quello che cantiamo, noi siamo quello che facciamo. Bravo. Grazie. Tu in sardo campidanese, io in sardo logudorese, lo canteremo sempre. Questo davvero sarà, questa nostra intesa oggi è stata importantissima. Ho visto tanti amici uniti per un unico scopo e mi ha riempito il cuore. Grazie davvero per questo invito tanto gradito. Grazie a te per essere venuta. Maria Giovanna Cherchi, in bocca al lupo per il tuo ultimo lavoro. Prima di presentare... Radio Studio One, sono svegli? Un attimo perché prima è stato il collegamento, vediamo se sono reattivi. Mario, mi senti? Sì, ti sentiamo, forte e chiaro, siamo qui. Abbiamo fatto anche uno spuntino prima. Ci siamo, ma come state? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Guarda, passerei un attimino, Michela ti doveva domandare qualcosa. No, sì, dimmi Michela. Intanto siamo felicissimi di tutte queste esibizioni, bellissima anche questa di Maria Giovanna Cherchi, l'intesa tra le persone, fantastico, complimenti veramente. Grazie. Pina, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, siete stati tutti quanti bravissimi, vedi di tornare a casa, di fare meno lo spiritoso, va bene? No. E la cartelletta, Adesso... quella con i glitters, portala a casa perché a me piace moltissimo. Va complimenti bene, a tutti, perfetto. complimenti a tutti gli artisti che hanno contribuito. Pina, lo stiamo controllando noi, stai tranquilla. Pina, sono senza parole. Va bene, grazie, vi devo presentare. Grazie. Saluto Pina, Michela e Marioana. Ciao. Grazie per questa diretta. Grazie. Insomma, siamo quasi alla fine di questa bellissima diretta e avremo modo di salutarci nella parte finale. Adesso scusate, abbiamo due attrici che ci leggeranno. Non ha la scaletta giusta, lo sapevo. Non è vero. Ah no, ce l'ho. Ci leggeranno una poesia, Le gambe del vento di Andrea Melis Parolaio, e loro sono Michela e Tiziana. Prego. Fate un applauso perché sono le uniche. Com'era? Vai via, vattene. Vai via. Vattene, riesci a essere comico anche quando sei serio. Spostati, dai. Possiamo riprendere. Sì. Allora, questa poesia è stata scritta da Andrea Melis Parolaio, un poeta, forse... Andrea, scusaci. Scusa. Forse l'unico poeta che abbiamo a Cagliari, diciamo, un poeta vero. Un poeta vero. Sulle gambe del vento. Il fuoco cade dalla mano dell'uomo e poi cammina svelto sulle gambe del vento. Ha una sua statura, il fuoco, una voce, un portamento. Raggiunge le chiome degli alberi e fa loro sanguinare acqua, resina, linfa vitale.
striscia sulla terra, divora foglie e sottobosco, arroventa le radici e alita minacce di morte. Verso gli alberi che attendono immobili il proprio destino, come soldati disarmati sulla linea del fuoco, sospesi nel respiro. Salta di ramo in ramo, corre a perdifiato a 300 metri al minuto. Vola un incendio, demone alato. Supera in velocità un maiale che scappa, un pollo, una gallina, alita sul collo di un uomo che corre, va più svelto delle api e dei calabroni, con i suoi balzi accecanti. Supera in salvezza il ronzio di una vespa, il librarsi di una mosca, il risveglio di una falena. Corre più veloce di tutti i colori al mondo, fa cenere dei fiori, dei frutti fa carbone, inchiostra erba e spighe e ruba il cielo al sole, degli uccelli strozza i canti, come mantello di diavolo trascina in sé luce e calore e lascia dietro notte cosmica assoluta, nera, indigestione di resti fumanti. A 1000 gradi brucia una candela, immaginate quanto inferno abbia trovato posto in 25.000 ettari di bosco. Forse è stata incuria, un'ombra zaino in spalla o un guasto ad un motore, ma ormai che cosa importa? È morta la farfalla e nell'aria non infuria più il suo fiocco di colore, ma solo morte, cenere e dolore. Grazie Andrea Melis per questi straordinari versi che ci hai regalato per Inquietos. Io so Scusate, che lui è Inquietos molto, lo molto, so, molto però inquieto. perché voi la poesia e io no? Facciamoci delle domande? Cioè, perché non potevo leggere una poesia? Dai, lasciamo stare. Allora, ragazzi, siamo arrivati al finale. Dulcis in fundo, perché Chiediamo così. in bellezza. Vabbè, i saluti però li facciamo dopo. I saluti li facciamo dopo perché adesso c'è un'attrice straordinaria che ha portato un pezzo che sembra proprio scritto per qualcuno. Sai che cosa ti dico? Sì. Secondo me lei è la più inquieta di tutti. Beh sì, se ha scelto Sì. questo pezzo, sì. E il nostro finale è veramente La furioso. chiamiamo o dobbiamo Sì. continuare a parlare a vanvera? No, Parliamo a vanvera. Dai. Parliamo a vanvera. Perché io non ho avuto la mia poesia? Dai, chiamiamola. Ok. Signori, Antonella Antonella Putu. Putu. Vieni, bella, vieni. Ciao Antonella. Eccola qui. È di verde vestita perché vuole essere un augurio. Certo. Allora, Antonella, ci hai portato dei versi dolci, giusto? Zuccherosi, oserei dire. Zuccherosi. Possiamo anche dire tratti Certo, diciamolo. Allora, sono tratti... dalla commedia Si scomunica de Bere di Antioco e Rettori de Masudas. Quindi sì. Che lei ha giustamente adattato per la situazione, perché sono sempre versi che si possono adattare. Adesso io vi lascio, anzi ti lascio, mi porto via queste due pivelle e Ciao, andiamo. ciao. Le a pivelle te. Tanto la siamo salutiamo, diventate, salutiamo capito? dopo, capito? Podotto su chi hai fatto. Chi dotto scaisi de brazza, boscrugianta a vatto e si siganta undisesi. Una passata de droso, bosa bruci di bius e poso e fattus ammuzioni. Anco sin da rua da saommo e sin di occhi in tammarroi. Chi si bianta camminendi con sa conca de su genuco, in su cammino parisi, bosi sdollocchesi su zuco. Fazzais arrasto de cravo e arrasto de mragiai, s'indidiri di donni agai o ancodeddo de grojo, e a Petra subicinao si diridi a motrojo. E ogni orta, che andais a ciccai femmina allena, poi vai su mavi gravio, questa cosa che portaisi non dio che pruso, e che scais a cropauso, a turesi, dotti ai duso. Sempiri che isa passiri a fare a ciappa o a pastorai, i budelluso, in niettotto, si indipozzano a pasciari, e si pongia duento, ma uento, chi bo spesi da bolari, che isa volle su srammento. E anco vazzai susatto, de sa punta brusinatto, si indibordano a cullera, e ogni orta, che a su prossimo e isa disigiai mavi,
s'asangia, figlio mio, s'indibogha in t'accongiavi e putesciai sapioso. Su brioco e su vatico boscrucia da montoni, commenti su grugulloi due corri da sodrico. Sempre siaisi isconsolauso, tristoso, che in sia concorto. O vammeni bos bengiada, chi bosatro se tutto bos incomincia a mussioso e si engiagade a trippai a chi ne si da pappai. E popodiri Deo conosciri, questa razza ponivoco, si è Sant'Agorro su Damasco e un ghedda sa de moventi. Satana, brutta bestia, con arrabio e furori, si ongia da sempre in molestia. Se nemico de sus ennori, bostenidi de manera che mamma, babbuso e filloso, tottus accropposo de obrada, boseghesi scilloso. Aici ad essere suvvini, aici ad ammorri ricchini, o consillau, o imbiau, sa terra nostra ad abbruciau. E dopo queste belle parole, dopo queste parole di speranza, di gioia, di fratellanza, Che sono proprio no, complimenti, sei stata bravissima anche perché che sono erano dette decoru. diciamo così, degli auguri dolci, de Gana. Teniamola la rappresentante degli auguri per questi saluti finali. Certo, chiamiamo anche sul palco Tore Cubedu. Sì, chiamiamolo. Eccolo qua, Tore Cubedu. Grazie. Venga. Uh, Ah, ce l'hai? Che bello, abbiamo due gelati. Tieni il tuo gelato. Siamo arrivati. Se ti esce un frastimo, dillo. Libertà. Così. Silenzio. Allora, siamo arrivati alla fine. va. Io posso dire una cosa personale, Dai. sono contentissima. Dai, che bello. Perché siamo Che siamo arrivati alla fine. Che siamo arrivati alla Ma fine, no. ma che siamo noi e che adesso scende la lacrimuccia. Allora, no, posso dire io una cosa? Posso dire una cosa? Adesso la serata è andata bene, poi ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato, ma c'è stato un lavoro pazzesco. Io ho il telefono WhatsApp pieno di messaggi di Tiziana perché ogni giorno alle 4 del mattino scriveva allora dobbiamo dimenticarci di fare questo, dobbiamo fare quest'altro, però è stato un bellissimo lavoro di squadra e sono felice di averlo condiviso con voi. Ma sì, stiamo cercando la terza lucida comunque, se vuoi. Non lo so, ci penso. No, ci penso. adesso a parte tutto, Però, grazie veramente grazie. a Massimiliano che io mi sono consultata con Michela, è il Certo. primo che ho chiamato e poi abbiamo chiamato Tore Cubedu Cubedu. che ha anche lui deciso di aderire a questa mia follia, scusate, ma la nostra follia. Certo. E poi gli altri matti li vogliamo dire, chi sono? Giovanni Carlini, Robertino De Martis, quelli sono matti furiosi che hanno detto subito e Roberto Frau, anche lui. E quindi Radio Studio One, Sardegna esatto, 1, ringraziamo Eia TV. Media Partner, Globalist, UTGNet, Sardegna 1, Sardegna 2024, Ricette di Sardegna che è arrivato all'ultimo. Certo. Poi abbiamo come sponsor Sa Manifattura che ci ha ospitato, Sardegna Ricerche e poi il catering, ragazzi, ci hanno dato anche da mangiare. Adesso Ma non solo, Sì. hanno anche donato agli IBAN che avete visto, sovraimpressione per ma io tutto so- il ma io tempo. Ma tutto questo non ci sarebbe stato se non ci fosse stato Publicendi, Certo. Andrea Carta che è stato veramente quasi schiavizzato, diciamolo, grazie ai ragazzi di Publicendi e ad Andrea Carta Io vorrei ringraziare anche Paolo Carboni che per essere qui stasera alla Camera ha abbandonato un set porno che stava lavorando. Guarda, ne approfitto. No, Ci approfitta. sono anche Nicola e Edoardo che anche loro erano sul set porno Certo, insieme a Paolo Carboni. No, ma diciamolo, tutti hanno lasciato le Vogliamo loro parlare- cose per venire qui. Però Sì. Tiziana, se noi siamo così, a chi lo dobbiamo? A tutti quelli Ma che no, lavorano Anna Lapa, dietro le Studio quinte, perché Makeup, noi chiameremo a Matteo Lecca. sul palcoscenico tutti i ragazzi e tutto lo staff di Lucido, e poi ci sono Filippo Grandulli e Daniele Coppi che sono gli artisti che hanno messo all'asta i loro lavori, che sono venuti qui in persona e ringraziamo anche loro, ma io non voglio Scusa. dimenticare nessuno. Sì, però io per chiudere, però quando vieni, avvicinati. Allora, adesso ci saranno poi tutti i video appelli che hanno fatto Sì, le adesso persone. finisce la trasmissione e ci sono tutti Tutti i gli video appelli. artisti che Però io partecipano. volevo
che la parola finale, o 2 o 3 parole finali le dicesse questo ragazzo, perché secondo me... È vero, le facciamo dire a lui, ma intanto chiamiamo tutti quelli che possono salire sul palco, tanto siamo tutti tamponatissimi. Venite. Venite, questi anche qua. Filippo, anche Davide, anche qui tutti, davanti. anche Emma, no, voglio- tutti. Facciamo tipo Ryanair, dai, Sì, vicino. tutti così, prego. Ragazzi, sistematevi Allora, dove volete, dai su. chiaramente gli applausi non ci sono perché sono tutti sul palco. Ma li facciamo, Quindi- dai, venite, distribuitevi, veloci, Perfetto. prendete posto, perché questa Tutti è stata possibili? una squadra di persone attivissime. Io chiamo anche Michele Cubeddu che mi ha fatto da assistente in questi giorni. Certo. Dai, Dai, veloce, Michi. L'hai usato come Aio, corri! Dai. L'hai usato come uno schiavo. L'ho Va usato bene. come uno Siccome schiavo. poi ci sono, adesso siamo tutti qui, ci sono i videoappelli, quindi la trasmissione continua. Come si dice a Cagliari, pezza cotta, pezza gruna, ognuno in dopo sua. Però io direi che chiudiamo con le parole di questo giovanotto che sicuramente ne sentiremo parlare per Guarda, molto te tempo. la chiudo in modo poeticissimo. Sì. Il fuoco più bello è questo qui. Grazie. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Grazie, Massi. Grazie, Tania. Salve a tutti, anche noi aderiamo alla campagna Inquietos Uniti per la Sardegna. Come parte di Stand Up Comedy Sardegna, oggi siamo Massimiliano, Valeria, Samuele e Alessandro. Non dico chi è chi perché non vi interessa, non siamo nessuno. Generalmente chiediamo fondi per noi stessi, perché siamo veramente messi malissimo, ma attenzione. Anche quest'anno hanno bruciato la Sardegna. Incredibile, Prize. quindi donate Inquietos Uniti per la Sardegna. Quello che dice lui. Magari l'anno prossimo non date fuoco alla Sardegna, così potete riprendere a È donare un'idea. per noi che abbiamo bisogno. Smettiamola di vendere accendi. Poi vi diamo l'Iban. Una volta un re ordinò ai più furbi di dividersi la nostra isola. Quei furbi fecero accumulare le une sulle altre pietre rosse, pietre bianche e pietre nere. Lunghe notti d'attesa e di sangue straziarono le case, gli animali, gli alberi, gli uomini, i colori delle stagioni. Agli occhi dei ribelli restarono gli orizzonti delle montagne e le urla e le onde del mare. Quel re e altri re e molte altre cose passarono. Nelle parole di Antonio Sini, meraviglioso poeta di Sarule, il mio omaggio e tutto il mio affetto alle popolazioni, ai territori, alle comunità che ancora una volta hanno dovuto affrontare difficoltà inimmaginabili, e l'ultima è questa degli incendi che sono tornati a devastare territori meravigliosi della nostra isola. Sappiamo che la Sardegna si può rimettere in piedi, sappiamo di potercela fare, però è evidente che abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti noi, e allora doniamo. Inquietos Uniti per la Sardegna. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare il tavolo ci vuole un fiore. Ciao, ti aspetto il 28 agosto alla Manifattura Tabacchi per un evento straordinario, Inquietos, Artisti Uniti per la Sardegna. Gli artisti sardi ancora una volta si uniscono, si mettono insieme per provare a raccogliere fondi che andranno direttamente nelle coordinate bancarie dei comuni interessati dal devastante, assurdo incendio che ha colpito il Montiferru. Se anche tu vuoi partecipare, devi donare, quindi doniamo. Vi aspetto il 28 agosto alla Manifattura Tabacchi e in streaming. Inquietos. Ciao a tutte e a tutti, grazie per avermi invitato a questa splendida manifestazione Inquietos Uniti per la Sardegna. Per voi i versi di una poetessa contemporanea, Albina Pestis, della zona di Cifraju. E va bene che è estate, va bene che ci piace arrostire, ma non è che dobbiamo entrare nei Guinness dei primati per il fogarone più grande del mondo,
scriptum. Tanto mia zia Bonarina vi cassa e vi zacca le mani con la foglia di fico d'India, capito? Inquietos, uniti per la Sardegna. Donate, donate, donate. Che zia Bonarina è lì in agguato, Buonasera, sono Paolo Zucca, regista cinematografico, vi mando questo videomessaggio da Sarchittu. Aderisco all'iniziativa Inquietos, Uniti per la Sardegna, perché credo che questo sia il momento della solidarietà volta alle azioni concrete e alla pianificazione fatta con lucidità e con calma. È passato il momento del panico, è passato il momento della paura. Anche qui a Sarchittu abbiamo vissuto dei momenti di vera paura perché sembrava che il fuoco stesse davvero per arrivarci addosso, per fortuna così non è stato. È importante che sosteniamo in modo diretto gli amministratori locali dei comuni, dei territori interessati dai danni, perché gli amministratori locali sono le persone che più conoscono il territorio e che meglio di altri sapranno agire conoscendo in profondità le problematiche e i piani da attuare. Inquietos, Uniti per la Sardegna, grazie per la vostra solidarietà. Terra non si tocca. Anche noi del Cinquetto siamo Inquietos. Uniti per la Sardegna. Donate, donate, donate. È una delle creature che vive nel mio bosco. E lei è un'altra. I nostri boschi hanno bisogno di essere protetti da tutti noi, salvaguardati, perché altrimenti la Sardegna rischia di diventare un film muto e senza ragli. Inquietos, Uniti per la Sardegna, donate, donate, donate. Inquietos, Uniti per la Sardegna, donate, donate, donate e soprattutto doniamo, aiutiamo chi ne ha bisogno. Un saluto da Giorgio Anne Piras. Guardate questo paesaggio. Questa terra è una risorsa preziosa. Amandola e rispettandola, in realtà rispettiamo noi stessi. Questa terra va salvaguardata e nutrita con le nostre azioni e i nostri pensieri, affinché possa rigogliare e rinascere dalle sue stesse ceneri. Ma questo dipende da voi, con un piccolo contributo. Voi potete fare la differenza. Io ho deciso di fare la differenza. Adesso dipende da voi. Invito tutto l'universo a fare lo stesso. Ogni azione che farete trasformerà i sassi in oro nelle vostre vite. Ciao, noi siamo le Dressing Black, stiamo facendo il Fire Tour, però quest'anno Fire Tour 2021 non voleva dire che dovevate bruciare tutta la Sardegna. Ok, il fuoco non si usa per queste cose, il fuoco si usa per scena, così, per la scena, fire, questo è il fuoco, questa è la macchina del fuoco, il fuoco si usa solo così, perché se voi giocate col fuoco vi facciamo giocare noi col nostro fuoco, con questo fuoco, ok, e vi cuociamo il fondoschiena, non è carino, quindi noi siamo abbastanza inquietas, molto inquietas, molto inquietas, e quindi chiediamo aiuto a tutti quanti voi e vi chiediamo un sostegno ovviamente economico, quindi non fate le tanalle, come noi siate anche voi inquietos
Uniti per la Sardegna e donate, donate e donate. Saluti a tutti, saluti a Tiziana, a Tore e tutti schianti concordavo. Satto più di oggi, quando stai sa solidarietà di noi, stai vita sa che anti dentro su danno de su vogo in su Montiferru. Dio pure la mostai sa solidarietà di mia e lo fai rendi una cosa. Che non su sardus da depeso accabai de grei e gudus che sinanta che non si usuniusu. Che se usu pocos, locos e bla 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 e tutti gli altri su sciolorius che sinanta. Poiché noi verus Deus amostau, Deus fatto abiri che in su momento de sa bisogno, se bonus a si uniri, a si pinigai a pari, a gattai sa gente, sa cosa, tutto su chi si serbiti. In su momento tornai de sa pretto, de sa bisogno. E dunque da depeus accabai de grei e queste cose. Anzi, se di depeus a ricordai sempre che se bonus a si unius, poiché Dio fatto a solus, che non sapete a nessuno, che non sapete a sa politica o altra gente. Dio fatto che è in sa cultura nostra. E tornai, se di depeus a ricordai sempre, poiché quando seus unius, seus fortis. L'Ordine degli Avvocati di Cagliari ha scelto di sostenere Inquietos, Uniti per la Sardegna, perché prima ancora che avvocati siamo figli di questa meravigliosa terra ed è nostro dovere prendercene cura, sostenerla, curarla. E uno dei modi per fare tutto questo è anche esprimere la nostra solidarietà nei confronti della comunità del Montiferru colpita dalla terribile piaga degli incendi, perché la solidarietà è nelle nostre radici di sardi e di avvocati. Inquietos, Uniti per la Sardegna. Donate, donate, donate. Carissimi, dal bel scenario del Nuraghe Serucci dove mi trovo per un backstage di un concerto, vi invito a prendere parte sabato a Inquietos, a essere parte di questa inquietudine e a risolverla insieme donando, donando, donando e donando. Se fossi fuoco, arderei il mondo. Se fossi... Ma stai scherzando? Cioè, questo è il tuo intervento? Sì, è una poesia che parla di fuoco Sì, e vabbè, riesce... la conosco, però è pesante. Ma cosa c'entra che è pesante se dobbiamo fare un intervento per far capire alle persone... Ma guarda, secondo me le persone hanno più bisogno di un personaggio, di una mascotte tipo lui, no? Tipo Fiammiferino, guarda. Ma non è non è Fiammiferino, è un calzino, si vede? Guarda che c'entra, scusa, No, però è una no. piccola, vedi, gli attaccati i tappi. No, sono due tappi, no, è meglio la poesia. Perché? Se fossi fuoco, arderei il mondo. Ma basta con sto Fiammiferino, e basta. Ma poi che problema c'hai con Fiammiferino? No, tu che c'è un problema? Vabbè, Fiammiferino ha fatto finire il tempo. Vabbè, c'è una cosa che possiamo fare per non essere impotenti. Inquietos. Uniti per la Sardegna. Donate. 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 E basta con sto Fiammiferino. Buonasera a tutti, sono Federica Bucoli della pagina Miss Mambo Kitchen. Ringrazio Inquietos Uniti per la Sardegna per questo meraviglioso spettacolo che hanno organizzato questa sera. Credo che sia molto importante in questo momento stare vicino e dare il massimo supporto ai comuni vittime dell'incendio del Montiferru. Questa è una serata importantissima per concretizzare un'azione vera e propria a sostegno di tutte le persone che si sono ritrovate a causa dell'incendio senza nulla, letteralmente, quindi credo che sia davvero importante rinascere, avere fiducia, pensare positivo, anche se le circostanze non sono le migliori. In questo momento noi sardi dobbiamo veramente essere uniti e sostenerci il più possibile. Quindi Inquietos Uniti per la Sardegna, donate, donate, donate il più che potete. Grazie alle Lucide per questa opportunità, grazie anche a Max Medda e Tore Cubedu. Praticamente il succo ormai da tanti anni è sempre lo stesso, si continua a bruciare, bruciare, bruciare. Sono stato in alcuni luoghi devastati dagli incendi, al Monte Arci in particolare, e quello che mi chiedo da tantissimi anni è se questi incendiari abbiano madri, mogli, figli, nipoti. È veramente una devastazione. Bisogna che ci si impegni tutti,
noi come possiamo fare? Possiamo fare unendoci fra di noi, aiutando queste persone che hanno veramente perso tutto, sono disperati. Ho parlato con alcuni allevatori, con alcune persone del posto. Qualcosa è arrivato alla regione, ma serve molto di più. Dobbiamo impegnarci molto, dobbiamo farlo da subito, da oggi, avremmo forse dovuto farlo da ieri. E siamo veramente inquietos, io sono uno degli inquietos uniti per la Sardegna. Donate, donate, donate. A Bruno, il secolo da lui divinato, qui dove il rogo arse. Ho scelto Campo di Fiori, siamo sotto la statua di Giordano Bruno, uno dei massimi esponenti del Rinascimento, mistico, filosofo, per parlare di incendi, soprattutto il problema degli incendi in Sardegna, perché nessuno di noi darebbe più alle fiamme un personaggio del genere. E penso che nemmeno gli alberi se lo meritino, no? Perché chi c'è forse di più saggio di un albero? Sicuramente di longevo, che ci insegna a vivere e ci aiuta a vivere. Ora, quindi vorrei rivolgere un messaggio ai nostri cari amici piromani. Trovate altre attività che possono essere ugualmente soddisfacenti, distruttive, come per esempio la bonifica dei laghi, no? Lo sterminio delle zanzare, dà tanta soddisfazione come crudeltà, ma è anche utile. Oppure, che ne so, leggetevi Fahrenheit 451 in spiaggia, ma senza ombrellone, così provate direttamente l'esperienza del fuoco. E invece, cari colleghi fumatori, compratevi un posacenere portatile, non lanciatele dal finestrino, insomma, o fate come me, le spegnete così sulla mano e ve le mettete in tasca. Quindi, per favore, se anche voi respirate ossigeno, e suppongo che la maggior parte di chi ci ascolta lo faccia, donate a Inquietos, Uniti per la Sardegna, ok? Così risolviamo un po' questo problema degli incendi. Che dite? Da Roma, Maurizio Giordano e per Lucido Sottile. Ciao ragazzi, sono Giorgia delle Mimesis. Un grazie infinite a Inquietos Uniti per la Sardegna, che è un progetto estemporaneo che ha come obiettivo unire noi artisti sardi per stare vicini alla nostra terra. In questo caso noi siamo vicinissimi a tutte le zone colpite dagli incendi del Montiferru, quindi tutti i comuni, tutte le persone, tutti gli agricoltori, tutti gli allevatori e chiunque abbia perso tantissimo in questa tragedia. Infatti noi, come Mimesis, abbiamo dato il nostro piccolo contributo a tutto ciò. E infatti all'inizio del mese si è tenuto un live a Cagliari in collaborazione con il WWF Young, con Blind Heart, l'illustratore Marco Costa, Mash Minerva, dove sono state create delle maglie e parte dei ricavati e parte anche del nostro compenso è andato in beneficenza ai comuni colpiti dagli incendi. Che dire altro ragazzi, oltre a ringraziarvi tantissimo, spero di rivederci prestissimo in un live, visto il problema insomma che sta toccando tutti gli artisti e tutti i musicisti. Non demoralizziamo, non perdetevi d'animo e mi raccomando, donate, donate, donate. Tutta la Sardegna sta bruciando, io sono Riccardo Piccirillo, fotografo, e vi volevo invitare a fare qualcosa concretamente per evitare che questo scempio vada avanti. Inquietos, Uniti per la Sardegna, donate, donate, donate. Chi svilisce la propria terra, chi svilisce la terra altrui, svilisce il proprio futuro e il proprio passato. Anche tutta Chizanos è inquieta, perché Inquietos è una grandissima iniziativa. Non possiamo non essere a tutela e a difesa della nostra terra e delle terre che come la nostra soffrono quello che stiamo patendo noi. Tutti insieme, uniti, possiamo farcela. Ciao a tutti, sono Soraya e in questo momento mi trovo sotto un albero che in tanti chiamiamo il Gigante Buono. È un vecchietto ficus di circa 125 anni, con cui ho imparato ad arrampicarmi, a giocare, a nascondermi, e dove ho letto anche i miei primi libri e mi sono sbucciata tante volte le ginocchia, ma allo stesso tempo mi sono sentita protetta e al sicuro, anche nei momenti in cui ero inquieta. Ora lo sono più che mai. Siamo tutti inquietos. La nostra terra non si tocca. Grazie a questa iniziativa abbiamo la possibilità di fare qualcosa e allora facciamola. Sono convinta che il piccolo contributo di ciascuno di noi possa renderci davvero un gigante buono, o perlomeno provare ad essere all'altezza. Inquietos, Uniti per la Sardegna. Donate, donate, donate. Grazie a tutti.
Mira, Sandalia, la isla de Dios. Sembra terra di nessuno. Brucia quando soffia il vento. Alte le fiamme al cielo, non le fermerà nessuno. Diavolo, hai posato la tua mano su Sandalia. Sì, ma Sandalia è inquieta. I sardi sono inquietos. Noi, tutti gli artisti di Alma Mediterranea, siamo inquietos e vi chiediamo: donate, donate, donate. Ciao, viva la Sardegna, viva noi. Ciao, sono Alessandro Pani. Ciao, sono Piero Murenu. Ciao, sono Filippo Salaris. Siamo gli artisti fuori posto. Quello che è successo quest'anno è sconvolgente. E anche noi siamo inquietos. L'ambiente è devastato. E tante persone sono in difficoltà. È venuto il momento di dare una mano. Siamo un popolo generoso. E lo dimostreremo anche in questa occasione. Sì, Ale. Tu quanto donerai? 5 euro che mi deve Filippo. Ecco, scusami, tieni. Tu Piero, quanto donerai? I 5 euro che mi deve Filippo. Davvero? Davvero? Non me lo ricordavo. Tieni. E tu Fili? Avevo 10, ma li ho dati a voi. No, guarda che ce li avevo, Oh, Tanalla. Oh, ma se me li avete presi voi? Donate. Non fate come lui. Non fate le tanalle. Cioè, adesso sono anche io Tanalla, scusa, fatemi capire. Cioè, adesso vado a prelevare. A me, Tanalla, io. Guardate questi qua. Inquietos, molto arrabbiati. Aiutateci a riforestare, rimboschire il Montiferru per far rinascere ciò che qualche bastardo ha distrutto. Donate, donate, proteggiamo la nostra terra, rigeneriamo la nostra terra, dove posiamo i piedi, perché è la nostra vita. Io, come Gio Perrino, e Fabrizio Cossu, che mi ha accompagnato stasera, vi invitiamo ad aiutarci a salvaguardare la nostra terra. Alla vita pare non tremare, nella galera non aver paura, era quest'ora fatta a presentare, dille che può tornare poi giù in galera. Sono stato condannato a 16 anni per un'infame sciagurata donna. Ora mi fa morire per questa cella, tra queste sbarre freddo alla Madonna. Dai, 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 donna crudele non conosce amore, c'è il cuore nero come la bandera. Baciavi me mentre pensavi a un altro e non pensavi al male che mi facevi. Se maledetto sia pure tuo padre che t'ha generato, pure tua madre che t'ha partorito.
cuore